Ciao, siamo in diretta? Mi confermi che siamo in diretta? Sì, dovremmo essere in diretta. Ciao a tutti e benvenuti a questa diretta di Natale, dove faremo insieme il menù di Natale senza pensieri. Quest'anno mi sono ingegnata per fare un menù che non vi farà pensare a niente il giorno di Natale. C'è Perché, qualcuno... sì, guarda, siamo in diretta, dovrebbe essere tutto ok. Siamo già 2000, quindi possiamo iniziare a raccontare questo menù di Natale Senza senza pensieri. pensieri. Questo nome, io non sono responsabile, se l'ha inventato Benedetta sto nome, quindi... Me lo sono inventato io perché spesso, ma anche a me succede, uno si vuole pure godere il pranzo di Natale con gli ospiti, con gli amici, con i parenti, insomma il clima delle feste e quindi ho pensato ad un menù che vi potete tutto preparare in anticipo, in modo che il giorno di Natale, quando arrivano i vostri parenti, i vostri ospiti, tirate fuori le cose, riscaldate quello che c'è da scaldare, vi siedete a tavola e vi godete il pranzo del Natale. Ho pensato male? No, hai pensato bene e devo dire che veramente questo menù stavolta è veramente a prova anche di chi non sa fare niente come me, perché praticamente gli È antipasti facile. sono facilissimi. Gli antipasti sono facili, il primo piatto è facile, e poi si può declinare in 1000 varianti che poi vi dirò insomma nel corso della preparazione. Il secondo l'ho chiamato furbo, perché anche questa è una roba che vi potete fare in anticipo, ma potete anche cambiare in diversi modi. Lo zucchotto, il dolce, anche lì è una preparazione che si può preparare. Poi si può fare pure i bambini lo possono fare, è facilissimo, Sì. è un assemblaggio. Anzi, i giorni precedenti fatevi aiutare anche dai bimbi a preparare queste cose perché almeno si divertono e vivono il clima del Natale. Ok? Posso dire quello che ho in mente per questo menù di Natale? Intanto saluto tutti quelli che sono arrivati Sì. Ciao a tutti, siamo già 4000, quindi Siamo alle siamo 19:33, mi arrivati. dice l'orologio, siamo stati puntuali. Ok, e volevo dirvi a tutti che intanto se guardate la diretta ci fa piacere, ma comunque la lasceremo online, quindi la potete guardare Nei prossimi giorni, insomma. Sì, pure Io non vi so successivamente. dire quanto durerà questa diretta. Sì, io credo sicuramente più di Più di un'ora, un'ora e mezza, mezza, ecco, perché quindi... comunque sono diversi piatti che andiamo a preparare, quindi insomma ci metterò un po'. E sotto in descrizione comunque trovate già tutti gli ingredienti per fare tutti i piatti che andremo a fare oggi, quindi se volete già segnarveli stanno scritti sotto, però poi man mano vi facciamo vedere la lista, potete fare lo screenshot se volete salvarveli, comunque ripeto la diretta rimane Online, quindi sarà a disposizione per chi vuole vederla. Allora, cosa ho pensato per questo menù di Natale zero? Menù di Natale senza pensieri. Poi mi viene zero pensieri, zero sbatti, era quello dell'anno scorso. che comunque online è ancora valido. Certo, anzi l'anno scorso avevo fatto il menù di Natale zero sbatti, il menù della vigilia zero sbatti e il menù dell'ultimo dell'anno zero sbatti. Ma 3 ne avevo scorso fatti. eravamo proprio ispirati comunque. Quest'anno uno, scusatemi raga, ma... Ok, quindi menù di Natale senza pensieri. Senza pensieri. Quindi ho pensato di fare 2 antipasti. Quindi faremo la stella di tramezzini e la ghirlanda di spiedini. Poi faremo come primo piatto faremo i saccottini di lasagna. Come secondo il vitel tonné furbo e come dolce lo zucchotto di pandoro ripieno di gelato. Ok? Ok, adesso vi facciamo vedere tutto. Quanti... Ammazza, siamo tantissimi, siamo già 5.000, sono partiti tutti... Ciao! Ciao, ci stanno salutando. Ragazzi, vi salutiamo tutti insieme perché se ci mettiamo a salutare uno per uno non finiamo più, quindi adesso andiamo avanti. Allora... Ah, ok, qualcuno, aspetta, questa è una curiosità. Che fine ha fatto la cagnolina di zia Giulietta? Katie sta a casa con babbo e mamma, vive con loro e con la figlia di zia Giulietta che vive al piano di sotto. Cioè, zia Giulietta viveva con la figlia e quindi Katie sta con la figlia, ma adesso spesso sta sopra con mamma e babbo e con Mistra, il cane di mio fratello, spesso. Va bene, quindi piccola sta curiosità bene, sta familiare. bene. Mo adesso uno dei prossimi giorni, magari se vado su ve la faccio vedere Katie. Ascolta, visto che qualcuno sta arrivando ancora adesso, di per l'ultima volta i piatti che andiamo a fare e poi cominciamo. Allora. Scusate. Aspetta, allora facciamo insieme la stella di tramezzini, la ghirlanda di spiedini, i saccottini di lasagna, il vitel tonné furbo e lo zucchotto di pandoro ripieno di gelato. Okay, L'ho messa in difficoltà perché aveva già tolto me l'ero il foglio. scritti, me l'ero No, scritti. perché c'è tanti che stanno arrivando adesso, allora volevo... Che so, ragazzi, Va con me bene. dovete avere pazienza perché io mi emoziono un po'. Vabbè, ragazzi, E quindi adesso- ho paura di un po' di scordarmi le cose. Infatti, non so se si capisce, sono leggermente
un po' in ansia, Ok, però ce la devi posso bere? fare. Vuoi bere un goccetto d'acqua prima di C'è una iniziare? caramellina. C'è la caramellina. C'è la caramellina. Ok, allora vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare? Fateci sapere, siete pronti ad iniziare Siete voi? pronti? Aspetta, Bene, com'è che facciamo, Madonna? Bene, anch'io. Aspetta, facciamo una cosa per rompere il ghiaccio. No, ti prego. Scusate ragazzi. Marco ha comprato sto cappello. Ok. Così se c'è Adesso sì che è Natale. Aspetta, fammi abbassare. Vabbè. Ok. Ok, dai, Vabbè, scusate. ha comprato sto cappello, è particolarmente entusiasta e quindi ogni tanto trova ogni occasione è buona per giocarci con questo cappello di Va Babbo bene, Natale va che bene, cambia dai, adesso ogni portata c'è uno dei ragazzi che deve venire qua e deve fare la stessa cosa col cappello. No. Vabbè, comunque approfittiamo pure per ringraziare tutti i ragazzi che stanno qua con noi a Che lavorare. hanno sacrificato la domenica per darci una mano per preparare questa diretta del menù di Natale. Grazie Michele, grazie Lorenzo, grazie Daniele e poi anche gli operatori Daniele e Alessandro che ci aiutano con A fare le riprese, a mandare online tutto. Sono incapaci, quindi ci pensano loro. Allora, la prima ricetta che facciamo è un antipasto, è una scenografica stella di tramezzini. Ok, vale. Abbiamo la foto? Sì. Eccola, questa qua. Faremo questa stella di tramezzini, che è una ricetta proprio facile, ok? Sono semplicemente dei tramezzini che ho voluto fare di 4 gusti e che ho... Aggiusta il capello, aggiusta il capello. Questo perché mi hai messo il cappello. Vabbè, pure così. È stata colpa mia, no, Sì. vabbè, è giusto, scusa. E l'ho voluta fare di 4 gusti, ho voluto fare tramezzini di 4 gusti diversi e li ho composti dando questa forma a stella, quindi facile. Cosa ci serve per preparare questa stella di tramezzini? Lancia gli ingredienti. Ah, posso leggerli pure da qua, mi è più comodo. Vedi, è comodo. Stella di tramezzini. Io li ho raggruppati, però ogni gusto c'ha Sì, il vabbè, suo. io l'ho fatti al prosciutto cotto, al salmone affumicato, alle zucchine grigliate e al tonno e maionese. Quindi ci servono 16 fette di pane per tramezzini. Questo qua. Quelle proprio quadrate, no? Sì. Oppure se avete il pancarré gli togliete il bordo intorno. Poi servono 200 g di formaggio spalmabile, 100 g di prosciutto cotto, 150 g di zucchine grigliate, che non è altro che una zucchina grigliata, 100 g di salmone affumicato, 100 g di tonno sgocciolato e 50 g di maionese. Con questo ci facciamo tutti i tramezzini. Vabbè, noi abbiamo optato per questi 4 gusti, ma poi i tramezzini si possono fare di tutti i gusti. Di tutti i gusti possibili e immaginabili, perché ci potete mettere carciofini e funghi, ci potete mettere, se volete farlo vegetariano ci mettete le verdure, l'hummus, le lenticchie tritate, frullate, Sì, insomma. esatto. Quindi Questi sono questo solo qua, degli esempi. Oltre al fatto che si può preparare in anticipo, si può anche variare a piacere, anche per intolleranti, per chi magari non mangia, è intollerante al glutine, può usare il pane senza glutine che si trova. Vai. Allora, partiamo con 2 fette di pane, quindi 2 fette di pane per tramezzini che spalmiamo con il formaggio spalmabile. Ah, ok, questa è una domanda interessante. Per quante persone? Allora, il menù io l'ho previsto per 8 persone. Perché ho pensato, se siete di più potete moltiplicare, se siete di meno dividete, se siete 12 persone fate 8 più la metà. Sarebbe facile, ma tu ce la fai? No, in diretta non mi fa fare i conti stasera perché mi ha fatto... Sì, abbiamo pensato 8 persone così perché è uno standard, però... Abbiamo pensato che più o meno lo standard è 8 persone, però insomma... Sì, poi le persone non mangiano tutti allo stesso modo, quindi insomma regolatevi un pochettino... Ecco, vedi, c'è una signora che noi siamo in 12, quindi devi fare una volta e mezza. Sì. Vabbè, qua non dobbiamo, questo è proprio basic, perché non dobbiamo fare altro che spalmare il pane dei tramezzini con il formaggio spalmabile, che sembra pure un gioco di parole. Sono tutti per 8 persone le porzioni che andiamo a preparare oggi, poi dopo, ripeto, ognuno si può adeguare le dosi. Ma Benedetta poi vi spiegherà tutto perché lei è bravissima a spiegare. Io sono proprio nata per spiegare sta roba. Mi sta ritornando la salivazione. Noi siamo 17, no Luisa? Oddio, 17 come metti in non va difficoltà? bene, o mandi via qualcuno o ne chiami un altro, che porta sfortuna, dico. E ricopriamo col prosciutto cotto, quindi io sono andata un po' abbondantina con ripieno, no? Perché mi piace che si vedano i tramezzini pieni.
cioè che la stella si capisca insomma, che è saporita, però regolatevi anche questo, le dosi sono indicative. Ok. Giovanna dice se si può sostituire il formaggio spalmabile con ricotta. Allora sì, se la ricotta è bella cremosa, Adesso ci sono anche le ricotte cremose, poi la puoi anche insaporire la ricotta, sale, la potete insaporire, spezie. ci mettete un pizzico di sale, un po' di erba cipollina, un po' di spezie, un po' di curcuma se vi piace, quindi potete già fare diversi gusti partendo proprio come si chiama, dal formaggio. E chiedono se si può preparare il giorno prima. Allora, i Assolutamente sì. tramezzini, questa è una cosa che non tutti sanno, però c'era zia Daniela che aveva il bar e che faceva, se li preparava il giorno prima, li metteva tutti belli impilati e sopra ci metteva un tovagliolo bagnato e strizzato sopra. Quelli che succede con l'umidità del tovagliolo diventavano ancora più buoni perché il pane diventa più saporito grazie al ripieno e il tovagliolo sopra, naturalmente mantenuto in frigorifero, permetteva proprio che si tramezzini, cioè rendeva i tramezzini belli. Ecco, Peppe è molto pragmatico e dice l'unico modo per fare un pranzo di Natale senza pensieri è farsi invitare e mangiare a scrocco. Questa mi sembra un'ottima idea, questa è veramente un'ottima idea. Peppe la sa tutto. Allora, che cosa dobbiamo fare a questo punto? Tagliamo a croce ogni tramezzino, quindi da uno facciamo 4 tramezzini più piccoli. In diagonale, non a croce. A croce sarebbe in mezzo. Questo è in diagonale. Vabbè, facciamo una croce in diagonale. Così. A X! Una X, bravo, scusa. Va bene, scusa, Ragazzi, hai perfettamente ragione. Scusate, avete detto una cavolata. Facciamo una bella X al centro e tagliamo i tramezzini in 4 parti uguali, in 4 triangoli equilateri. Ci ho preso? Sono equilateri questi 4 triangoli? No, hai sbagliato pure che non saranno sicuramente più. Vabbè, comunque ragazzi, avete capito, dai. Per quello facciamo il video, perché così almeno vedete. Okay. Ci dite se ci sentite bene? Sì, è tutto a posto, l'audio, vedete bene? Ok. E li mettiamo da parte. Intanto siamo più di 6.000, grazie ragazzi. Vedi, è vero, mia mamma lo fa tuttora quando portiamo i tramezzini al mare. Siamo in live. Ok. Secondo gusto. Daniele dice Marco, non ci complica la vita. Primo gusto era quindi prosciutto cotto. Formaggio spalmabile e prosciutto cotto. Perfetto. Secondo gusto andiamo sulle verdure, quindi formaggio spalmabile e zucchine grigliate. Ok. Questa è una zucchina, 125 grammi, 150 grammi di zucchina, mi sa, però è una Tagliata zucchina che ho fatto a fette, anzi i ragazzi l'hanno fatto stasera per me, l'ho passata sulla piastra e l'ho insaporito con sale e olio. Bene. Quindi insomma molto molto basic. Naturalmente se volete fare tutto, come si dice? Io ho utilizzato le zucchine, ma potete metterci le melanzane dentro, potete mettere i peperoni grigliati, insomma, le verdure che più vi piacciono, i sottolio. Sì. Vabbè, i gusti dei tramezzini possono essere veramente infiniti, nel senso può fare salame. Tu ne sai qualcosa perché Marco gli piace. Io sono un appassionato di tramezzini. Marco è un appassionato dei tramezzini e quindi... Io, i tramezzini, per esempio a me piace molto uovo sodo e salame, però tonno e carciofini, tonno e sottaceti, aspetta. Poi sai chi sono i specializzati in tramezzini? I veneziani che li fanno un po' con la gobba, buonissimi. Li fanno piccanti. Vabbè, anche questi qua, vabbè, come prima spalmiamo bene Sì, col questo formaggio. è proprio normalissimo. Grazie a tutti ragazzi, dicono che si sente bene. Allora, io sto usando il formaggio spalmabile, però cioè, potete anche fare una spalmata di maionese e poi ci mettete sopra una fetta di, come si chiama, di sottilette, proprio. Una volta si facevano proprio così, con le Con la sottilette sottiletta, sì. e una fettina di prosciutto cotto. Sì, vabbè. Vabbè, insomma, ragazzi, io so che sui tramezzini siete più esperti di me. Queste sono delle piccole idee per Però fare più un che altro- assortimento che più o meno potrebbe accontentare tutti, perché No, c'è... di particolare poi c'è la composizione della stella che poi andremo a far vedere, no? Quella lì Sì, è sì, bella, quindi lì potete ho paura di intrecciarmi perché... Benedetta è da perché stamattina io che studia con i geometria. triangoli, le composizioni sono proprio una mezza frana, fatemelo dire. E anche qui mettiamo sopra le verdure, quindi le Uovo sodo zucchine. e salame, vedi, mi hanno fatto i complimenti, grazie. È un classico che piace a tutti quello là. Sì. Ok.
Come ho detto, io sono andata un po' abbondantina di ripieno perché insomma dai. Beh, se avete delle persone che magari sono vegetariane o comunque mangiano vegetale, possono usare l'hummus di ceci come spalmabile al posto del formaggio e diventa vegano sostanzialmente. E chiudiamo con altre 2 fette di pane e andiamo avanti così fino a farli tutti quanti sti tramezzini. Ok, qualcuno dice non è meglio che spalmi entrambe di formaggio spalmabile? Sì, allora il problema è che quando li stacco dopo, c'è un po' di formaggio che esce fuori, Ah, ok. Quindi, invece così mi riesco a essere un pochettino più precisa. capito ragazzi, fate come volete, ma Benetta la mette solo da un lato. Non l'hai messo il formaggio? Capito cosa chiedono? Se Sopra e metti- sotto? Ah sì, si poteva fare, non ci ho pensato. Oh, era così e te sei scordata. Era tutti e due i lati, ragazzi? Era No, tutti e due i lati il formaggio. no, abbiamo fatto proprio così. Vabbè, vabbè. Però effettivamente mi avete fatto riflettere su una cosa. Perché che Marco, sono più tra buone e Mizzino, si chiudono tonno e pure pomodoro meglio. che gli dici? Che gli dico? Che ci avete ragione. Tonno e pomodoro, tonno e mozzarella, pomodoro e mozzarella. È vero, vedi? Ma perché? Perché sono tanti anni che non li faccio più i tramezzini. Ragazzi. Ma avete ragazzi, colto, ma avete... vabbè. Bravi, Voi grazie. spalmatelo in entrambi i lati. Mettete il formaggio in entrambi i lati, bravi. Vabbè, senza pensieri, però senza formaggio. Si possono frullare i sottaceti con la maionese e mettere il salmone? Sì, sì, io lo faccio sempre, io faccio praticamente metto il tonno, la maionese e i sottaceti, frullo e creo una salsa tonnata che diventa il ripieno del tramezzino. Io sono un esperto, quindi ragazzi, come si può sostituire il formaggio spalmabile? Con la ricotta o con un formaggio senza lattosio, se è una questione è? Con la sottiletta, con la maionese? Con l'hummus per chi non Con mangia. l'hummus no? per chi non Ok. mangia... Se no ci sono anche le maionesi adesso per... Mi correggo, faccio sta cosa. Eh? Adesso Benetta ti vedete come si spalmano entrambi i lati. Mo facciamo così, ci avete ragione. Vedi però, Marco, io se c'è qualche... Se faccio un errore, io non è che dico, no, però la ricetta... No, ci avete perfettamente ragione, non ci ho pensato. Come si dice? Vabbè. Ho fatto una cazzata. Oh, si chiama diretta per questo motivo, no? Sì, no, anche perché se appiccica pure meglio, no? C'è meno il rischio che si apra. Ma perché? Come abbiamo fatto a non pensarci? Oh, senti Laura, col ciauscolo. Ragazzi, lì. se siete nelle Marche o anche se avete... Il ciauscolo è sempre una buona scelta. Oh, adesso i formaggi che avete voi, insomma, diciamo i salumi. Ok, tagliamo quella parte. Allora prendete i tramezzini, spalmate sopra e sotto col formaggio spalmabile. Vedi, le ragazze sanno che sono un genio delle ricette, ha detto. Ecco, vedi. Così è meglio, sì. Beh, no, perché La almeno sta signora pure più Gnocca Pasca ha appiccicato. detto, conviene spalmare la fetta superiore, così resta attaccata. È vero, è vero. Vabbè, però scusate, posso dire che io, nel senso, ho fatto una cavolata. Ammetto che non ci abbiamo pensato. a sta Francesca ha cosa. detto che l'anno scorso ha usato letteralmente il tuo menù di Natale e gli ospiti sono scappati. No, scherzo, hanno detto gli ospiti hanno gradito tantissimo, tant'è vero che non è rimasto nulla. Ok. Sì, Questo è il terzo gusto, questo è il tramezzino. questo è il terzo gusto, sì. Salmone affumicato? E formaggio spalmabile. Ah, questo è così semplice. Semplice. Io semplice. ci avrei aggiunto... C'è erba cipollina, lo so. No? Però è un ingrediente... Ma anticipato. Però ho pensato, cacchio, ma uno pure impazzire. Già hai tante cose da pensare, ma pure impazzire a trovare ok, l'erba perché cipollina. senza pensieri, quindi non dovete pensare all'erba cipollina. Anche qua, secondo me vedi che io fondamentalmente nella mia mente un po' così Senti, che non c'ho voglia di Stefania fa, ha ascoltami. scritto con tutta la buona... Io chiudo la diretta perché con tutta la buona volontà Marco è insopportabile. Veramente ha scritto Sì, così? sì. L'ha detto. Allora sì, ragazzi, la live la lasceremo online e poi faremo anche una versione corta, quindi ve la faremo vedere comunque. Comunque sì, la lasciamo online. Scusate per chi mi trova insopportabile. Qua c'è un altro suggerimento da parte di Maria, suggerisco maionese, rucola o lattuga, prosciutto o tacchino e pomodorini. Grazie. Tac, sì. Molto Adesso meglio. Se sono rimasto male non parlo più. Dai Marco, non mi devi offendere così. Eh?
Lo so, qualcuno, dovete capire che Benedetta mi chiede, mi aiuta, mi parla tu perché io... No, sai, io non ti chiedo aiutami, ti chiedo, mi serve un po' supportami. una spalla, perché se io faccio solamente e preparo così, ma pure, posso dire, Vedi? Cioè, è un po' noiosetto il tutto. guarda, si può fare anche Anche perché meglio. poi dopo, mentre io faccio, io non riesco a leggere pure i commenti, capito? Invece se tu mi leggi i commenti, a me questa cosa mi aiuta. Ok. Come posso rivedere la live? Ragazzi, la live la lasciamo online. Tra l'altro poi un'altra cosa che mettiamo, non so se tutti sapete usare questa funzione, sotto su YouTube possiamo mettere si chiama il time code, il timestamp, praticamente potete andare da una Questo lo di mescolo, lo ricetta faccio vedere con all'altra le spalmate. senza cercare, quindi Ah, siamo allo studio a casa, siamo allo studio. allora, ultimo gusto, tonno, qua tagliamo la testa al toro, qui sull'utilizzo della maionese sopra e sotto, la mescoliamo direttamente al tonno. E quindi il tonno è sgocciolato, 100 grammi di tonno, 50 grammi di maionese E diventa una salsa tonnata. e diventa un tutt'uno Ok. da mettere direttamente dentro al tramezzino. Qualcuno suggerisce di mettere una fettina sottilissima di limone in mezzo al salmone. Salmone, è vero, Bravi, bravi. bravi. La prossima volta la live la dobbiamo fare interattiva. Comunque sono bravi, cioè noi abbiamo un pubblico Certo, veramente certo, bravo, ma cioè, certo. veramente Mica fantasioso. come noi. Pistacchio sul salmone, granella di pistacchio. Bravissimi. Secondo me ci mancava qualcosa in quel salmone e aneto, l'aneto era, l'aneto, è un po' come il timo l'aneto. Risolve sempre, vero? Risolve sempre. Un pizzico di timo. Ragazzi, io ho la teoria del timo, adesso ve la racconto, lo so che a qualcuno sto antipatico, però ve la racconto lo stesso. Quando voi volete dire qualcosa, volete sembrare interessanti che sapete cucinare, dite sempre, ragazzi, il timo, ci manca un po' di timo e tutti sempre crederanno che voi sapete cucinare benissimo. Veramente. Vabbè, questo abbiamo risolto così, le spalmate, vero? Buonasera Benedetta, la tua simpatia è assoluta, quella di Marco è molto discutibile. Oggi critiche su critiche, oh, non mi può vedere nessuno. Poi sono sempre le donne, non mi sopportano. Che da fa? Marco insopportabile? No, ok, no, questa è una ragazza che dice di no. E vabbè ragazzi. Vabbè, insomma, sull'ultima ottetto. Ok, qualcuno che è successo? Ve ne so? 2, 4, ottetto di tramezzini. Abbiamo messo il tonno. Oh ragazzi, siamo quasi 8.000, grazie. Figura proprio di fronte a tutti. 8.000, guarda, la figuraccia aumenta. Qualcuno sai, mette i io cappe. fondamentalmente, siccome invece che spalmare 2 fette di pane, 4 fette di pane, con 2 si fa prima, il menù è zero, sì. zero pensieri. Non ci ho pensato, vedi, proprio appunto. Siamo sempre sul tema, non ci ho pensato. Dai, comunque la parte interessante non è come si dice, il momento in cui fa la, come si dice, in cui mette Farcisce i tramezzini, ma quando... Ma quando adesso andremo a comporre la stella, perché la stella è quella la parte interessante. Quindi taglia La tutti, stella. tutti li taglia X? La Tutti? stella ha già paura, eh? Adesso, La stella perché teoricamente... adesso ragazzi ci divertiamo quando Benetta fa la stella, eh? Vediamo se si ricorda come si fa. L'hai fatto lo schemino? Sono fatta lo schemino. No, è semplice. Però allora, io perché la voglio fare difficile, nel senso che ogni tramezzino è gusti tutti un po' diffusi, capito? Perché se no uno mette... cioè, facile, forse. Ok, qualcuno... senti, con cosa posso abbinare per esempio la mortadella? Vediamo ragazzi. Mortadella con... Emmental. No? No, Crema perché... aspetta, dai, è un pesto di pistacchio. Oppure la burrata. La burrata, però La ecco, sì. burrata. Stracciatella. vedi? Oh, qua devo chiedere l'aiuto a casa. Allora, abbiamo tutti questi tramezzini di diversi gusti. Adesso prendiamo un bel piatto tondo. Allora, io ho pensato ad un solo piatto, per una sola stella, perché la faccio di 2 piani. Però, se siete una tavolata lunga, potete pure fare due vassoi tondi e fate 2 stelle da un piano solo. Ok? Ok, qualcuno ci segue dal Messico e in Messico sono le 12:54. 55. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo mescolarli tutti questi tramezzini, quindi
capito? Ok. Ci posso provare, ci posso riuscire. Si Quindi parte dal 1 e centro? 2, Si parte si dal parte centro? dal centro, si fa un primo quadrato con 2 tramezzini. Ok, poi? Poi prendi altri 2 gusti Vediamo. e li accoppi e li metti qua, Ok, ok? E fai un rettangolo. ok. Si crea un quadrato al centro in pratica. Praticamente dobbiamo creare un quadrato al centro con tutti i gusti alternati. Ok, un rettangolo. Quindi qua c'è il tonno, io qua ci metterei il prosciutto cotto e ci metterei questo, ok? Capito? Ok, E facciamo un quadrato al centro più o meno. ok. Ce la posso fare secondo te? Sì, dai, vai tranquillo, vai Quando ci tranquillo. manca? Alla fine della diretta, qua questo l'ho No, preso, no, vai manca, tranquilla, vai tranquilla. manca questo e manca questo. Ok, e facciamo un altro quadrato qui. Abbiamo fatto un quadrato al centro di 4 gusti differenti. Ah, ok, questo è il quadrato. Questo è il quadrato adesso. In pratica con 2, 4, 8 tramezzini. 8 tramezzini ho fatto un quadrato al ho fatto centro. un quadrato. Di 4 gusti differenti ogni lato. Non so se si Ok, riesce sì, a ha vedere. mischiato un po' tutti i gusti. Vai, così ognuno. Poi? Ma comincio a sudare. Allora, qua già abbiamo il salmone. Allora, mettiamo Poi una stella, una qui. punta lì. Una punta lì, cioè dobbiamo Ok. fare questa cosa qua. Poi, ok? poi. Poi di qua un altro gusto. Qui abbiamo il salmone, ci mettiamo questo qui. Qui abbiamo il tonno, ci mettiamo questo qua e facciamo una stella, una punta da quest'altra parte. Adesso ho cominciato a capire. Poi giriamo il piatto. È molto più semplice Da cioè, far guardandolo vedere. piuttosto che Esatto, spiegando. vai, spiega, Ok? spiega. Poi qua. Aspettate, questa non c'è la maionese sopra, non c'è il coso sopra. Un'altra punta qui. Poi Ok. ci ho messo questo, manca questo. Un'altra qua. Un'altra punta qui. Poi, sì, qua andiamo un altro gusto, un'altra punta qui e quest'altro gusto. Mi si incrocia. Mettiamo questo qua. E cambia gusto. No, aspetta, così. Così. I commenti Vabbè, tipo- non sono bloccati, tutti a posto i commenti, ragazzi. Allora, aspetta, anche questa devo girarla per così. E questo per così. Wow. Capito? Allora, fallo vedere un attimino, piegalo verso di qua, così almeno vediamo bene anche noi qui davanti. Scusate. Ah, guarda, questo è il primo. Vedete come ha fatto Benedetta? Guardate che brava. Aspetta, guarda, è fuoriuscita un po' la zucchina questa davanti, attenzione. Aspetta, li mettiamo a posto. Ok, va Ok. bene. E continuiamo seguendo questo schema, sempre alternando i gusti. Adesso è facile il secondo piano. Sì, perché, secondo facciamo 1 e 2. Avete capito? È semplice, sì. E mettiamo qui. Ma Poi, dopo vi mangiate tutto, uno. questi me li dopo, mangio dopo io. stasera, finita la diretta, noi dobbiamo mangiare. Qua siamo in 5, 6, 7 persone, poi a mangiare. Siamo in tanti. Mi sei un attimo 3, 3, 3, 3. Quindi riprendo, questo è verdure, prendiamo il tonno e questo. Ok, mettiamo qui. E faccio un altro strato. Ok. 1, E 2. abbiamo creato la... Abbiamo creato anche qui la parte centrale, il quadrato centrale e sopra, adesso è semplice perché guardiamo il gusto che ci abbiamo sotto e facciamo. Intanto salutiamo tutti. Ciao a tutti ragazzi, chi è arrivato adesso, chi è arrivato prima. Ragazzi, vi ricordo che sotto trovate tutti gli ingredienti di tutte le preparazioni che stiamo facendo. Diciamo che le dosi le abbiamo studiate per 8 persone, quindi poi dopo vedete voi quanti siete. E aggiustate le È quantità. possibile mettere una decorazione sopra i tramezzini? Stiamo Certo, adesso ma è arriva anche quella. è prevista anche la decorazione sopra i tramezzini. Benetta sta facendo Sto la facendo- stella. Quanti triangoli sono per strato? Quanti sono? Sono praticamente... Quanti erano tutti i tramezzini? 8. Quindi sono 16, 16 ogni strato. In sostanza sono 32 piccoli tramezzini. Giusto? O Sì, no? sì. O troppi?
Beh, io ho pensato che gli antipasti, i tramezzini, soprattutto se avanzano al pomeriggio. Esatto, allora questi qua sono, intanto li potete preparare in anticipo, ma soprattutto se avanzano diventano poi ottimi per l'aperitivo della Della sera, sera, il se giorno si presenta dopo. qualcuno L'importante è sui tramezzini all'improvviso, basta mettere un panno umido per quando li mettete in coprirli. frigorifero. Esatto, oppure li mettete in frigo e si mantengono belli freschi. Ok, più o meno si capisce che è una stella? Non Sì, è sì. stata... Fai vedere sopra Alessandro, vai sopra tranquillo. Guarda, così vedete come viene? È una stella. È una stella e adesso la decoriamo anche, no? Sì, ho pensato di decorarla dando un tocco di colore, quindi con i pomodorini rossi e gialli e una foglietta di basilico. Quindi Vai. come se fossero delle palline di Natale. Quindi prendiamo una foglietta di Oh, basilico. questo antipasto qui poi per Natale ma va bene sempre, anche Ma sì, d'estate, ma anche estivo, certo. no? Come fai quindi? Fogliette di Prendo una basilico? foglietta di basilico, la infilzo in uno stecchino, Ok, poi metto il pomodorino, ok. e infilzo direttamente sopra il tramezzino. No, sai che i tramezzini si Sì, servono pure con gli eccola là. stecchini. Bello. E facciamo così con tutti i pomodorini e le fogliette del basilico. Tranquilli per chi è arrivato in ritardo perché tanto la diretta la lasceremo online a disposizione di tutti. E andiamo così. E grazie a tutti quelli che ci stanno guardando. Io vi saluto, ciao, io sono concentrata perché... Quanto tempo prima si possono fare questi? Ai tramezzini anche il giorno prima... Il giorno prima a qualsiasi ora, poi li tenete in frigo. frigorifero. Guarda, proprio con un panno umido che poi dovete inumidire, no? Come funziona? Sì, allora prendete un tovagliolo pulito, lo bagnate, lo strizzate per bene e glielo mettete sopra. In frigo. In frigorifero e questi si mantengono freschi. Poi la anche un paio di decorazione ce giorni. la fate all'ultimo momento. ma la Sì, decorazione allora no. potete scegliere, allora se fate i tramezzini e li tenete in frigorifero vi direi i pomodorini e le decorazioni metteteceli poco prima Esatto, di sì. servire, ma è un attimo. Io perché ho Marco che mi distrae, quindi ci metto un po' No, di più. no, io sto cercando... Mescolare i gusti non è una scelta mia perché non sai quello che ti capita. Quindi non puoi Però fare. quello è bello pure dei tramezzini. Beh, il bello dei tramezzini è però sì, attenzione Pamela, se hai qualcuno che poi ha delle intolleranze particolari, Io li ho eccetera, allora glieli fai a parte, certo. perché ho pensato, vabbè, è più carino mescolarli, però se vi è più comodo farli, è pure più facile la composizione. Cioè, Con la zucchina cosa c'hai abbinato? sempre il formaggio spalmabile, Formaggio semplice. spalmabile, Che ridi? No, rido perché una ragazza dice, ma come fai a non mangiare mentre prepari? Aspetta, Perché sennò io- non gli riporta la stella se si mangia. Vabbè, completiamo la decorazione con queste cose qua. Cerco di cosa? andare veloce perché questo è Non un avevo messo passaggio. anche i pomodorini gialli? Sì, però io volevo fare prima un attimo tutto d'un tipo, Ah, così ok, mi regolavo eccoli là. meglio. Prima fai... Faccio tutti i rossi e poi metto i gialli. Ok. Sbagliato? No, no. Eh. Vi piace sta diretta, ragazzi? Non va queste domande così, che se ti dicono no, perché io questo te lo metto, sto pomodorino, questo me lo tengo per dopo perché non te lo metto. Ma adesso chi li mangia i tramezzini? E adesso guarda, Guarda, un sui paio me li tramezzini mangio secondo io me non mentre avremo facciamo la grossi diretta. problemi. Un paio me li mangio subito, dopo gli altri vediamo. Questo, credo che i tramezzini saranno l'ultimo, chi mangia i tramezzini sarà l'ultimo L'ultimo dei problemi. Il piatto è un po' piccolino, beh sì, se c'è Sai anche che, però ce l'avete si più potrebbe grande. usare anche un tagliere, oppure Sì. ci sono quei piatti neri di Ardesia, no? Quelli che vanno tanto adesso di fanno moda. molto fighetto. Insomma, potete utilizzare quello che volete. Un bel tagliere ci starebbe bene comunque, no? Sì, sì, ci siamo quasi, Ok. Io sto usando dei pomodorini, però ci potete mettere, cioè per decorare, se volete decorare ci potete utilizzare qualsiasi cosa. Sì. Si può mettere anche le olive nere, Olive nere, olive verdi, carciofini, che i magari uno se lo mangia. carciofini, insomma. Ma se qualcuno non mette il formaggio è un problema? No, non è un problema, puoi mettere la maionese, puoi mettere, come avevamo detto prima, l'hummus, c'è la robiola per esempio, no? Beh, la robiola è un formaggio. È un formaggio anche quello, sì. Ok, ci siamo. Ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao ciao. Ok, beh, questi un po' troppo vicini. Vediamo. Guardate che capolavoro! Mo' capolavoro è troppo, però dai, Vabbè. è una roba che ci si mette poco a farla, e accontenta tutti perché abbiamo messo vari tipi di ripieno per i tramezzini e quindi secondo me
e potete sbizzarrirvi come più vi piace. Come Poi avevo detto, ragazzi, noi abbiamo fatto 2 piani, ma si può fare anche un piano solo. Quindi si può fare un piano solo e fare 2 piatti, quindi se avete una tavolata lunga mettete uno di qua e uno di là. Oppure se sono solo in 4 ne fate di meno. Potete già farli trovare a tavola quando vi sedete, quindi già arrivano gli ospiti, come centro tavola, già potete far trovare queste cosine sul tavolo, così già insomma vi accomodate e iniziate subito a mangiare. Praticamente è un'alternativa al panettone gastronomico questo qua, perché anche il panettone gastronomico è tutti i tramezzini, giusto? Sì. Questa è un'alternativa. L'hai inquadrato da sopra Alessandro per farlo vedere come è fatto? Sì. Guarda che bello. Beh, centro tavola direi che ci sta, dai. Dai. Ecco perché zero pensieri, perché lo metti in tavola e basta, e poi ti siedi con gli ospiti e lo mangi insieme a loro. Appunto, io vado. Ciao! No, vabbè, questo è uno degli antipasti che ho pensato, insomma. Allora, facciamo una cosa, guarda, facciamo un recap degli ingredienti di questa stella qua, giusto? Ok. E poi passiamo al secondo antipasto, poi li mettiamo vicini. Questi sono gli ingredienti, ragazzi, se ve li volete screenshottare. Allora, quindi ho utilizzato 16 fette di pane per tramezzini, 240 g di formaggio spalmabile, 100 g di prosciutto cotto, 150 g di zucchine grigliate, che è una zucchina, 100 g di salmone affumicato, 100 g di tonno sott'olio sgocciolato e 50 g di maionese. E dei pomodorini gialli e rossi e fogliette di basilico per decorare. Ok, ripetiamo che ovviamente qua si possono variare i gusti a piacere, potete mettere all'interno quello che vi piace. Io ho fatto 4 gusti, ne potete fare 2, ne potete fare 3, ne potete fare 6, insomma. Fate come vi pare. Ok, ci siamo. Era giusto un'idea. Andiamo al secondo antipasto? Sì, vai. Allora, cambiamo, spieghiamo cosa andremo a fare. Allora, il secondo antipasto che facciamo, ho pensato, a casa mia si porta sempre in tavola alla ghirlanda di spiedini. Allora, il secondo antipasto che andiamo a fare è la ghirlanda di spiedini. Ok, vai, spiega. Scusa perché non mi ero coordinato con la grafica. Vai. Allora, io ho pensato che spesso, soprattutto a casa mia, il giorno di Natale si serve sempre a tavola un bel vassoio d'affettato. E quindi salame, prosciutto, formaggio, olive, carciofini, però insomma per fare una versione un pochettino più scenografica, dai, diciamo così, e da preparare anche questo in anticipo, ho pensato di fare questa ghirlanda di tramezzini. Ok, di spiedini. Ghirlanda di spiedini, okay. Vedi, allora, una cosa, qualcuno ci ha chiesto giustamente, puoi inquadrare i ragazzi che vi aiutano? Certo, allora, gira, aspetta, Alessandro, Michele, un attimo. Michele si è rigidito. Guarda un attimo. Vieni Daniele, vieni pure un po' pure tu. Attimo, allora, perché stanno lavorando la domenica anche, vai Daniele. Allora, Michele, Daniele? Vieni. Daniele c'aveva le cuffie, stava di là a per lavorare. controllare l'audio. Allora, Michele, Lorenzo e Daniele, i ragazzi di Buona Idea che si sono prestati ad aiutarci nella preparazione e nella realizzazione di questo menù, di questa diretta oggi che è domenica. Ecco, inquadra anche Daniele qua, vai, l'operatore pure, Daniele. Ah sì, vai, Daniele è l'operatore. Così facciamo vedere Daniele. E poi c'è Alessandro che... E Alessandro come si fa a inquadrarlo? Alessandro che c'ha... Aspetta. Si può fare dal televisore? Come funziona? Ok, abbassate. Eccolo qua, Daniele che ci sta aiutando, Alessandro che ci sta aiutando con la camera mobile. E proprio stasera ci siamo accorti che sono tutti coetanei, tutti del 2000. Sono tutti del 2000, sono tutti ragazzi di 23 anni. Sono tutti. Praticamente se sommiamo tutti insieme facciamo le date benedette e mia. Non dire così. Ci fanno sentire sempre più anziani. Vabbè dai, andiamo al secondo. A me mi inquadra un attimo, ma inquadrate a me. Poi, dato che prepara gli ingredienti. Io sto qua, vedi che leggo i commenti, che professionalità. Mazza. Ti hanno appena detto che sei veramente insopportabile e antipatico. Sì, non dovresti essere così. Allora, ci sono tante che non so per quale non mi sopportano perché ma che c'entri tu? Perché gli sto simpatica io e tu tante volte fai le battutine un ragazzi, po' così. allora andiamo al secondo antipasto che è questi spiedini. Allora, c'era mi cambi le cose, così me le ricordo. Allora, la ghirlanda di spiedini, ecco. che è, come stavo dicendo quando è partita la sigla. Anche questo è un assemblaggio. Che è un assemblaggio, vi dicevo che a casa mia il giorno di Natale si portano sempre sti vassoi di affettato e formaggio, no? Che è una roba classica. E allora ho pensato, ma facciamogli una presentazione un pochettino più innovativa, scenografica. Esatto. Ho pensato male? Cosa avete bevuto oggi? Questa che domanda è, scusa, perché sembriamo ubriachi. Allora, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tanti piccoli spiedini, io ho pensato di utilizzare
Che sono andati gli ingredienti? Ok. Il salame ungherese, le olive verdi e le olive nere per un tipo di spiedini, poi un grande classico, pomodorini e mozzarellini per un altro tipo di spiedini e prosciutto e formaggio. Ecco. Prosciutto crudo. Ok, non mi veniva la parola. Prosciutto crudo e formaggio che è l'Emmental. Non mi veniva la Mi parola. sembrava troppo facile il prosciutto di Praga, prosciutto. Ok, prosciutto normale. Allora, come li facciamo questi spiedini? Facile. Ad esempio, quello col salame ungherese e le olive dobbiamo prendere uno stecchino. Una fettina di salame ungherese che, come si dice, facciamo tipo una sorta di fiocchetto. Facciamo un fiocchettino. Lo infiochettiamo così. Scherzo. Poi dopo infilziamo con lo spiedino un'oliva nera da una parte e un'oliva verde dall'altra. Così, questo è uno spiedino? Questo è uno spiedino. Guarda, ne facciamo 2 per tipo, con gli altri li ho già più o meno preparati, così andiamo così veloci. Non perdiamo troppo tempo, vai, tanto questo è veramente questo è proprio basic. Ok. Però, insomma, piuttosto che, come avevo detto, portare il classico vassoio di affettato, formaggi e olive, possiamo fare questi fiocchettini. Ok? Quando ne ho 2. Poi cambiamo. Stecchini. Vabbè, questo qua non vedevo insegnare niente, come si fanno i spiedini con le mozzarelline e i pomodorini, mi sembra. Vabbè. Una mozzarellina e un pomodorino. Facciamo un altro pure di questo. Una mozzarellina e un pomodorino. Comunque qua si sta diffondendo, come si dice, la teoria che hai bevuto. Non ho bevuto, ragazzi. Betta non beve. No, ho preso una cosa per il mal di testa. Ok, forse è quello allora. Come si chiamava? Come si chiamava? Che whisky come? Non è vero, io non bevo. La stella mi piace un sacco. E anche con il prosciutto facciamo lo stesso, lo pieghiamo leggermente, lo infilziamo e lo accompagniamo con una fettina, un cubetto di Emmental. Ok, quindi questo è prosciutto ed Emmental. Facilissimo, no? Vabbè, questa è un'idea proprio. Questa, ragazzi, non è una ricetta. Un cubetto di Emmental praticamente. Un cubetto di Emmental. Questa non la possiamo chiamare ricetta, questa è proprio come un'idea. Vabbè, questa qua potete anche questa variare come allora, con gli affettati, cioè io ho messo vabbè, mozzarella e pomodorini è un classicissimo, salame ungherese e olive è un'altra cosa che si abbina, prosciutto crudo, cubetto di Emmental è un altro abbinamento, ma ci si può mettere il prosciutto e mezzo carciofino tagliato, cioè potete mettere un sottaceto infilzato, qualcosa in agrodolce, insomma, anche qua. Spazio alla fantasia, no? Come diciamo sempre. Però una volta preparati gli spiedini, li dobbiamo presentare in maniera un pochettino più, per ritirare un pochettino su... E mo iniziano i casini. No, questo per ritirare un pochettino sul livello di questo piatto così che portato in tavola così è un pochettino triste. Posso dire? Esatto. Ok. Cos'è che di solito fanno i grandi chef? Un letto di rucola, no? Non si dice così, appoggiamo sul letto di rucola. Ecco, si crea un letto di rucola. Però noi non creiamo un letto di rucola perché noi siamo ancora più avanti, facciamo una ghirlanda di rucola. E come la facciamo? Allora, questi sono 50 grammi di rucola. Prendete un vassoio, un piatto tondo, appoggiate sopra una ciotola al centro e per andare più precisi mettete tutta la rucola intorno. Senti che bella questo abbinamento per fare uno spiedino. Pere e formaggi. Formaggio e pere, le noci ci si possono mettere pure. La ghirlanda sopra la stella di tramezzini, beh no, è un po' troppo. Ah, tu hai messo un coso in mezzo, una ciotola in mezzo? Una ciotola in mezzo in modo che riesco a creare questo gioco di colore e lasciando la parte centrale bianca a vista e invece riesco a fare una sorta di ghirlanda più precisa su un piatto tondo. Non so se si è capito. Ok. Togliamo la ciotola. Qua c'è una ragazza che propone una soluzione estrema.
di mettere tutti gli ingredienti sul tavolo e ognuno si fa gli spiedini da solo. Potrebbe essere un'ottima soluzione. No, vabbè, lei l'ha messo sotto la tavola. E anche qui mettiamo tutti gli spiedini alternati, quindi ne mettiamo uno col salame ungherese, un altro col prosciutto, insomma qua pure fate tutto un po'. Propongo una io, si potrebbe fare rucola, grana, no? È sbagliata come idea? Tu proponi? Sì, la propongo, e fettina di limone. Ma sì, non mi fa. Ok, mettiamo tutti Se avanzano le zucchine alternati. del tramezzino si può usare nella ghirlanda, esatto, brava. Che ha detto? Se avanzano le zucchine del tramezzino si possono usare qua nella ghirlanda. Fate arrotolate, cioè potete mettere Sì, dentro vabbè, anche un anche po' di questi formaggio sono. spalmabile e le potete arricchire, insomma, questo pure qua. Ah, senti questo qua, per la presentazione avresti potuto usare una pagnotta ed infilzare tutto Tutti nella con gli pagnotta. spiedini lunghi, quello si fa con gli spiedini lunghi. Bravissimo. Ottima idea e il prossimo anno faremo così. Ce la Segnatelo giochiamo ragazzi, segnatelo, segnatelo, il ragazzi, prossimo anno ce lo il giochiamo prossimo come se fosse un'idea nostra. Pagnotta di spiedini. Bella, sto però ci danno scherzando. delle idee bellissime. Intanto ringraziamo tutti i 7.000 e passa spettatori che non so perché ci stanno guardando, non vi capisco, comunque grazie che ci guardate. Vabbè, insomma, li sistemiamo e li alternandoli un po' e ci siamo, insomma. La stella la farò alla vigilia, Alessia, brava, senza il cotto. E eccoci qua, insomma. Non mi importa, poco male. Vabbè, Come? l'importante è che li appoggiate qui sopra, un po' alternati. Ecco, Benetta, c'è riuscita a fare come? Ok, Non decenderò più? sì. Pronto. Ok. E ecco la ghirlanda, ecco la ghirlanda. Ecco la ghirlanda, come avete visto. Gli spiedini, guarda che bella. Anche questa la potete preparare in anticipo, la mettete lì sopra. La coprite, la tenete in coprite frigorifero, con- la coprite, la preparate, con e la la coprite con pellicola. la pellicola, poi dopo al momento che arrivano, poco prima che arrivano gli ospiti, portate in tavola e anche tac. questo, tac. Ecco qua. Beh dai, cioè, Non è lo male, so, dai. lo so che è molto molto elementare come ricetta, però è semplicemente un'idea per dirvi. Un ragazzo fino a qui sembra il menù per la grigliata di Ferragosto. Vedi? Perché io sono, perché io prevedo che questo menù lo potete utilizzare pure per la grigliata di Ferragosto. Ragazzi, non so se ci voleva fare un complimento. No, secondo me no, però mi hai dato un ottimo spunto, quindi adesso questa la chiamiamo menù di Natale senza pensieri più Ecco, si può utilizzare anche per il giorno di Ferragosto. Silvana suggerisce di usare un piatto rosso, che era meglio. Sì, sì, Hai sì, ragione Silvana. Va bene? Ok, intanto salutiamo Sofia di 6 anni che ti manda un saluto. Ciao Sofia, fortuna che ci sono i bimbi che mi seguono, mi fanno sempre tanta tenerezza e tanto sorridere. Vai. Ok, abbiamo fatto anche la ghirlanda, facciamola vedere un attimo l'ultima volta, ripetiamo gli ingredienti al volo e poi andiamo con il primo. Ok, questo è... Dove che vedo una foglietta che Mettiamo un spunta. attimo gli ingredienti così almeno, vabbè, qua gli ingredienti sono facoltativi, ovviamente tutti possono cambiare come Questi volete. però- è più l'idea che, vabbè, per la ghirlanda ci servono fette di salame ungherese, olive verdi e nere, pomodorini, mozzarelline, fette di prosciutto crudo e pezzi di Emmental e Ok. la rucola per creare la base, insomma, la parte sotto che dà un Ok. tocco di colore. Benissimo, qualcuno suggerisce in mezzo si potevano mettere dei grissini. In mezzo ci potete mettere dei grissini, ci potete crostini. mettere dei tocchetti di grana, Ah, ecco per fare. ci potete mettere un limone infilzato con altri spiedini che spuntano fuori, ok? Ci potete mettere i sottaceti, perché Ok, no? sì, allora abbiamo due antipasti quindi che si possono variare a piacere. Sì, Basta, sono via. solo idee ragazzi, che insomma. Via. Facciamolo vedere dopo, dai, lo facciamo vedere tutti insieme. Dai. Adesso Sì. andiamo. Allora, gli antipasti sono finiti. Ok? Andiamo al primo. Andiamo al Come primo. siamo Questo coi qua- tempi? Ma quanto abbiamo fatto fino adesso? Quasi un'ora, 50 minuti. 50 minuti, vabbè, questi. Accelero? No, vabbè, dai, tranquilli. Tanto, ragazzi, stiamo insieme anche 2 ore, che cambia, no? Adesso facciamo Facciamo i saccottini di lasagna. Ok, ma aspetta che mando la grafica. Che non arrivo. Saccottini di lasagna ripieni.
Ci dici No, gli no. ingredienti, please? Se me li fai vedere, perché io non è che poi mi ricordo tutto quanto. Aspetta ragazzi, un attimo, gli leviamo il gobbo qui. Ok. Allora, per i saccottini di lasagna ci servono una cipolla, una costa di sedano e una carota tritata per il soffritto, sale, pepe e noce moscata, vabbè. 250 grammi di macinato misto, mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare, 50 grammi di grana grattugiato, 200 grammi di mozzarella, 500 ml di besciamella, 500 grammi di passata di pomodoro e 250 grammi di sfoglie sottili per le lasagne, quelle sfoglie che non devono essere precotte, ok? Non devono essere sbollentate prima. Quindi la sfoglia sottile. Sfoglia sottile, sì. Benissimo. L'ha fatta vedere la foto dei saccottini di lasagna? Sì. Allora sì, la grafica l'abbiamo mandata e possiamo cominciare. Tu adesso inizi facendo il soffritto? Allora, iniziamo facendo il soffritto per il ripieno dei nostri saccottini. Io ho previsto un ripieno appunto di carne macinata di trito misto e spinaci. Macinato misto e spinaci. Spinaci. Benissimo, vai, facci Ok? vedere. Che è il ripieno che da noi si fa per i cannelloni, per farvi capire. Ok, quindi Quindi facciamo il soffritto. facciamo il soffritto di sedano, carota e cipolla tritati, che facciamo rosolare con un pochettino d'olio. Ok, quindi abbiamo qua cipolla, carota e sedano, giusto? Sì. Facciamo rosolare per bene e poi aggiungiamo la carne. Così. Ho messo quello che mi piace. Stai sbadigliando? Scusa. Saluta il piccolo Giorgio di 6 anni che ti chiede sempre. Ciao Giorgio. Aspetta. Ciao Giorgio. Tanti bimbi. Salutiamo Rosina anche perché lei è un po' triste, vai. Ciao Rosina, io ti mando un abbraccio forte, forte, forte. Speriamo di farti sorridere questa diretta. Vai, Hanno detto Rosina. che sono ubriaca. Fatti coraggio, dai. Ah, non sono ubriaca. No, però devo dire che io proprio l'alcol lo reggo proprio poco. Per questo non lo bevo mai. Solo quando vado a mangiare la pizza, una birretta mi piace. Bere la birra. E solitamente quando io e Marco litighiamo per far pace, Marco dice andiamo a mangiare una pizza. La faccio ubriacare. Così prendo la birra la mattina e non mi ricordo più. Uso la scorciatoia. Non mi ricordo più perché avevamo litigato. Prendiamo la media anziché la piccola e lei gli passa tutto. Allora, stiamo preparando il soffritto per fare il ripieno per le lasagne. I saccottini di lasagna. Ok. Allora, i saccottini di lasagna sono, diciamo, un'idea che vi do io, però utilizzando la sfoglia per la lasagna, gli stessi ingredienti che utilizzerò per preparare questi saccottini, ci potete fare i cannelloni curvi Esatto. o la lasagna. Quindi invece di fare, dopo vi faccio vedere come li prepariamo questi saccottini, utilizzate la sfoglia direttamente e potete farci una lasagna. Insomma, questo era un modo di presentarli un pochettino più originale. Vabbè, fate soffriggere, fate fare un altro minutino, però io già passerei all'aggiunta della carne perché dopo ci mettiamo un po' all'assemblato. sì, quindi fate imbiondire un po' la cipolla, Sì. e poi aggiungete dentro direttamente il macinato misto, 250 grammi. Tranquillo Alessandro, anche se vieni l'inquadratura non ti preoccupare. Tanto sei sempre vestito meglio di me comunque. E lo facciamo insaporire con il soffritto. Ok, una ragazza dice a posto delle sfoglia sottile, posso dare le crespelle? Certo che sì. Allora, le crespelle per fare i saccottini, li pieghi inquadrati, sì. Metti il ripieno al centro, pieghi prima questi qua, poi questi qua e fai un saccottino, sì. Sì, si può fare, dopo vediamo anche le alternative. Allora, mentre la carne rosola, che cosa possiamo fare? Cosa? Il sughetto. Ah, pensavo un balletto che potevi fare. No, il balletto no, facciamo un sughetto svelto al pomodoro. Quindi prendiamo una casseruola,
Possibilmente fatto in casa da Benedetta. Della linea fatta in casa da Benedetta viene un sugo pazzesco, pazzesco. Ah, Mettiamo un pochettino d'olio. ragazzi, vi salutiamo tutti. Oh, magari ci prendiamo un minuto per salutarci. Adesso andiamo avanti che questo piatto per Benedetta è veramente complicato, che lei già è un po' così. Era più difficile mettere la stella. Che io con la matematica e la geometria sono sempre stata, soprattutto con la geometria, una frase. Macinato misto, che carni? Allora, manzo e maiale. Ok. Potete farlo anche il macinato di pollo, se preferite. Macinato... Oppure semplicemente il macinato di manzo. Oppure un mix di diversi tipi di carne, insomma, ve lo fate preparare al momento. Allora, nella pentola, dove ho messo un pochettino d'olio, aggiungo 500 g di passata di pomodoro. Ok. E un goccio d'acqua. E un pochettino d'acqua. Un pizzico di sale. Comunque se il ciuffo fuori posto è dall'inizio. Questo perché come hai messo il cappello? È stato il cappello Tanto di che... Babbo Natale. È stato il cappello di Babbo Cappello Natale. di Babbo Natale. Mescoliamo e facciamo cuocere un pochettino il sughetto. Queste pentole sono uno spettacolo, grazie, grazie. Io metterei su sto coso un pochetto più grande che facciamo prima. Ah, qualcuno chiede se questi saccottini si possono congelare. Sì. Assolutamente sì. Allora, perché vi ho fatto sta ricetta? Proprio per questo motivo qua, perché i saccottini li potete preparare, li condite e li congelate. Quando il giorno di Natale, la mattina di Natale, li mettete in forno direttamente da congelati, ok? Li fate cuocere. Oppure se volete prepararli la sera prima, lo stesso li condite e poi li cucinate il giorno successivo. Ecco, anche Simona dice: Benedetta sei dolcissima, Marco invece è proprio fastidioso. Che ti ha detto, Benedetta? Tu sei dolcissimo, io sono fastidioso. E oggi ho un sacco di fan. Marco, allora io ti direi, fate la domanda e date la risposta. Vabbè, che poi c'ha ragione lei. Non ho capito. Ancora, invece degli spinaci, cosa si potrebbe abbinare alla carne macinata? Allora, i funghi, Ok. i piselli ci sta pure benissimo. Anzi, potete pure fare salsiccia e piselli. Ecco, salsiccia e funghi. Ok. Salutiamo tutti quelli che ci guardano all'estero, dalla Svizzera, dal Canada, dall'America, un casino, da tutte le parti. Allora, adesso che facciamo? La carne macinata si è rosolata, sfumiamo con un po' di vino bianco. È vero, sei molto fastidioso. Ancora? Giuro, è pieno di gente che mi odia. Stasera me lo state perché? Me lo state a... Ragazzi, gli fate venire complessi. No, non parlo più. Da Bergamo, anche loro. Stavo dicendo dall'estero, ragazzi. Okay. Io ho messo il coperchio qui perché, a parte il pomodoro schizza, però lo voglio lasciare liquidino, capito? Quindi... Tranquillo Ale, tranquillo, entra pure se vuoi entrare in campo, perché tanto dobbiamo... Vabbè, quello è il pomodoro. Non è altro che il pomodoro che sta cuocendo e si sta insaporendo. Ma se Marco è insopportabile, cambiate canale. Ecco, brava, diglielo. Scherzo, E se usi le crespelle anche quelle si possono surgelare? Certo, io tante volte faccio le crespelle, ci faccio le lasagne, ci faccio le... com'è che avevamo fatto l'altra volta, come le abbiamo chiamate? I rondine. Ah, ok. Le mettete nel vassoio, le condite e le congelate, poi mettete in forno, quando vi servono. Allora, mi stanno chiedendo. Allora, no? mettiamo un pizzico di sale anche sulla carne, dopo averla Tu hai sfumata. sfumato col vino bianco la carne? Ho sfumato col vino bianco, però si può usare anche il vino rosso? Certo. Allora, anzi, vi do un consiglio, tante volte è proprio per questione di, dici, bevi a casa tua c'è il vino, no? A casa mia non c'è mai il vino, quindi che faccio io? Quando devo sfumare qualcosa, piuttosto che il vino sfumo con l'aceto, provateci, perché è buonissimo. Ok. Ok, la carne si è cotta e si è insaporita, adesso che facciamo? Aggiungiamo gli spinaci già cotti, questi sono
250? 250 grammi di spinaci già cotti, non mi ricordavo, scusa. Cotti e strizzati, Cotti no? e strizzati, sì, li potete cuocere in padella, li potete lessare, insomma. Fateli a pezzettini prima di mettere dentro, in modo che poi dopo, insomma, sarà più semplice riempire i saccottini. E li facciamo insaporire insieme alla carne. Oh, comunque c'è un sacco di gente che mi difende, che sono simpatico. Vedi? Allora, se le lasagne sono congelate, le tempistiche di cottura poi cambiano? Allora, una decina di minuti in più, sì. Sì, una decina di minuti in più. Fatele cuocere un pochettino di più. Comunque fate sempre magari con uno stecchino, andate dentro, vi accorgete se tirando fuori lo stecchino dentro è ancora freddo, capito? Ma Anna secondo me Maria un quarto dice- d'ora in più. Ha detto Anna Maria, dice, leggi anche i commenti positivi, se no sembra che fanno tutti. Sembra che ti odio. Vabbè, io lo faccio per divertirmi, ragazzi. No, soprattutto mi diverto io a sentire che ve lo criticate. Oh, comunque passati, abbiamo fatto 2 antipasti e stiamo facendo il primo, ancora non hai fatto pubblicità per il libro. Mo sto momento non... E quindi, no, perché tutti stanno facendo i complimenti, tanti fanno i complimenti per il libro, poi dico, vabbè, Eccolo, guarda. Ecco, ragazzi, in tutte le librerie d'Italia, il libro di ricette più venduto in Italia, Il librone, il libro il d'oro. tomo, 1,7 kg di libro, Ok. più di 500 pagine, tantissime ricette, più di 200, le più amate. C'è un po' il sunto di fatto in casa da Benedetta in un libro. Ecco, brava. L'ha fatto pubblicità, hai Un visto, ottimo, ragazzi, è un chi si ottimo lamentava? idea regalo, se non sapete cosa regalare a Natale, questa potrebbe essere un'idea. Ecco, ragazzi, proprio, se proprio non sapete, ma proprio, cioè, come ultima opzione, dopo la 40ª cravatta e il 20° paio Però di... c'è anche questo, Ok, c'è anche questo qua. in cucina con la friggitrice in d'aria. cucina con la friggitrice d'aria. Questo libro è stato venduto più di 100.000 copie, ha venduto, quindi Che abbiamo significa fatto insieme ai ragazzi. più di 100.000 persone non possono sbagliare. Io non faccio mai pubblicità delle mie cose perché io penso che il passaparola Sia la pubblicità più efficace. sia la pubblicità più efficace ma anche la più veritiera. Ok, Posso? sì. Quindi- Anche perché tu non puoi parlarne male. Comunque, cioè- domanda tecnica, gli spinaci sono 250 grammi dopo lessi? Allora io li peso prima delle sa, 250 grammi, ma quando cotti e Strizzati strizzati torna è lo stesso peso. più o meno lo stesso peso, quindi sì, ragazzi. Allora, qui ho spento, Ok. anche il sughetto è pronto. Passiamo, se no qua spizziamo mezzo mondo, possiamo spegnere anche il sugo. Vedi, invece Laura vuole il libro del marito di Benedetta. Pensa un po', c'è chi non mi può vedere e chi vuole che addirittura che scriva un libro. Sono d'accordo anch'io, Marco è un po' pesante. Io guardo... Capito? Hai capito? Pensate un po' io che ci vivo. Eh? Sì, noce moscata e pepe. Sì. Allora, io ho spento la carne macinata, cioè ho spento, vabbè, il ripieno, carne macinata e sugo. Adesso insaporisco con un po' di pepe, Sì. e una bella grattugiata di noce moscata, Ecco. che sono i cannellotti, come li chiamiamo, cannellotti da noi si mette sempre, cioè a me piace molto. Quindi hai messo pepe e noce moscata? Pepe e noce moscata per dare sapore al ripieno. Io ne metto abbastanza, Naturalmente se non vi piace si può tranquillamente non mettere. Qualcuno dice dove posso comprare il tuo libro in Messico? Ma in tutte le librerie del Messico lo trovi. Non lo trovi in tutte le librerie del Messico, però so che la Rizzoli, c'è una libreria a New York Rizzoli che spedisce tutta l'America. in tutta l'America. Adesso sicuramente l'America del Nord, se arriva pure all'America del Sud non lo so. Probabilmente questo libro d'oro può darsi pure, non si sa, lo traducono. Quindi lo fanno in diverse lingue. Però non vi so dare ancora se è ufficiale, come la notizia come ufficiale. Poi cosa facciamo? Allora, abbiamo, mi avvicino alle cose, il ripieno e il sugo. Mi sono preparata 500 ml di besciamella. Ne mettiamo metà
ne mettiamo metà nella carne e metà nel sugo al pomodoro. Facci ok? vedere come si fa. Cioè, facciamo, non è che proprio Fai una occhio, roba un po' ok. a occhio, Ok. ok? Quindi metà sul ripieno E metà sul pomodoro. e metà sul pomodoro. Quindi facciamo un sugo rosé, si dice così? Eh sì, perché il rosso e bianco diventa rosé. Aspetta, facciamo prima questo. Facciamo diventare rosé. Ok. Allora, io quando faccio il sughetto al pomodoro così lo lascio semplice semplice, però se vi piace un pochettino più il sapore del pomodoro ci potete mettere anche un cucchiaino di concentrato di pomodoro, Ok. che dà un sapore un pochettino più intenso di pomodoro. Ok, e questo è il sugo. Guarda Susi, abbiamo pubblicato una ricetta di cantucci qualche giorno fa e tra qualche giorno ne pubblicheremo un'altra dei cantucci senza uova per chi non può mangiare Allora, uova. e la besciamella che ho messo sul ripieno la mescolo per bene, per amalgamare. Allora, Sami dice che lei vuole un calendario di Marco in pose sexy. Sto male. Come si chiama? Sammy. Sammy. No, lascia perdere. Guarda, meglio non mi fate parlare. Perché? No, perché c'è tutti i rotolini qua. Ma che c'entra? Che c'entra? Magari è sexy anche quello. Scherzo. Ti Ecco, piacerebbe, eh? Ok. comunque Mescoliamo negli per... Stati Uniti lo trovano il tuo libro. Sì, Stati Uniti sì. Questo è online, la libreria Rizzoli Sì. di New York mi sembra spedisce in tutti gli Stati Uniti. Sì, il libro d'oro è già in libreria, ragazzi, da un mese e mezzo. Sì, è uscito a fine Lo novembre. trovate perché 30. purtroppo tutte le librerie lo mettono sulla vetrina e lo fanno vedere tutti. Fanno bene di che sei veramente E lo trovate, antipatico. è un tormentone, guarda, se vede la faccia di Benetta dappertutto, lasciamo perdere. Allora Marco, sei fortissimo, vi ho conosciuti e non mi sei sembrato affatto pesante, direi. Allora, dove sta lo spinacio? Ah, ok, Marco, lo i piatti spinacio. che li lava, la lavastoviglie. Questo è pure per la sua copertura oppure quello sopra? Ok. E insaporiamo ancora il ripieno con 50 grammi di grana grattugiato. Non ci facciamo manca niente, no? Il No, giorno di Natale. bello. E 200 grammi di mozzarella tagliata a cubetti. Ok, qui siamo ancora nella preparazione del ripieno dei Ripieno, ma saccottini. ci siamo, adesso facciamo l'assemblaggio. Mescoliamo. Adesso sei a fuoco spento, giusto? Sono a fuoco spento, sì. Ecco, Vedi lo che non stai chiedevano. attento. No, me lo chiedeva una Sì, signora. sono a fuoco spento. Questi passaggi sono a fuoco spento. Ho fatto insaporire gli spinaci con la carne macinata cotta per un paio di minutini e ho spento la fiamma. Ho condito con pepe e noce moscata. Ho fatto, nel frattempo, se il tutto si è un po' intiepidito, ho aggiunto anche il grana grattugiato e la mozzarella a cubetti, mi viene da starnutire. L'ho abortito. Ha abortito il tuo sternuto. L'ho abortito. E sai che è il pepe sul naso. Cos'è questo body shaming nei confronti di Marco? C'ha ragione. Comunque. Ok. Devo fare una cosa un attimino sola. Lavo le mani. Un secondo. Un attimo che Benetta si sta lavando le mani, un attimo. Sto soffiato il naso, un secondo. Soffiate il naso. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare? Questi sono 250 grammi di sfoglia sottile per lasagne. Allora, non la utilizziamo intera così, ma la tagliamo a metà. Oh, fai un po' vedere quanto è sottile. Questa qua è la sfoglia sottile, si chiama. Sì, quella che non ha bisogno di essere La sbollentata. trovate in tutti i Ok. supermercati, il banco frigo e non serve cuocerla prima. Esatto. Che facciamo? La tagliamo a metà nel senso della lunghezza. Quindi facciamo un taglio al centro. Ok? Magari ecco, vi dividete un po' le sfoglie in modo che
Ok, quindi le tagliamo proprio a metà, no? A metà. Così. Vedi che il piano alto mi mette in difficoltà perché non riesco. Ok. E facciamo praticamente delle strisce di lasagna, di sfoglia per lasagna. Ok, qualcuno si chiede, ma poi chi mangerà tutta questa roba? Stasera troppi ne siamo. Stasera Dobbiamo far intanto ne cena siamo parecchi qui e ce la mangiamo noi, poi dopo qualcuno si porterà a casa qualcosa e poi qualcosa congeliamo per il giorno di e Natale. qualcosa la usiamo Eh? effettivamente per Natale. Ok. L'ultima striscia. Devo mettere un tagliere sotto. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta? Sì, sì. Adesso cosa dobbiamo fare? Siccome la sfoglia sottile per lasagne tende, lasciata all'aria, a seccarsi un po', questo, prendiamo un canovaccio pulito, lo bagniamo. Ok. Emma ha detto che oggi il marito gli ha fatto la pasta al ragù healthy di Marco. Com'era la pasta al ragù healthy? Aspetta un attimo, non mi sovviene. Col soffritto, mi sa, col soffritto. Ah, col soffritto che era tutto soffritto praticamente. Sì. E che facciamo? Mettiamo la sfoglia praticamente qui, all'interno, così mi rimane bella umida. Ok, finché prepariamo. Allora, chi è arrivato adesso che si è perso gli antipasti, tranquilli perché poi potete andare indietro e riguardarveli. Noi lasceremo la diretta online, quindi tranquilli. Abbiamo proposto comunque una stella di tramezzini e una ghirlanda di spiedini. Allora, che cosa dobbiamo fare? Il sugo rosé è pronto, il ripieno è pronto, la sfoglia per preparare i saccottini è pronta. Prendiamo una teglia e mettiamo sulla base un pochettino di sugo. Forse sto cucchiaio non è proprio l'utensile giusto per fare questo lavoro. Serve un cucchiaio più capiente. No, un cucchiaio normale. Ok. Mettiamo qui sotto un po' di sugo. Allora, grazie a tutti quelli che hanno regalato il libro di Benedetta, perché qualcuno dice che l'ha fatto per regalo, è stato molto Grazie. gradito. Questo forse me lo posso avvicinare qua io. Andate in Valpusteria a Natale, a me piacerebbe molto, ma purtroppo qualche? quest'anno, se andiamo in Valpusteria, a me piacerebbe, però purtroppo quest'anno ragazzi Non ci possiamo muovere non ci quest'anno. possiamo tanto muovere perché abbiamo dei familiari che non, in realtà è mia mamma che non sta proprio benissimo e allora preferiamo stargli vicino. Allora, che facciamo adesso? Prendiamo una sfoglia, una striscia di sfoglia, ok? Al centro mettiamo un pochettino di sughetto, prendiamo un'altra striscia e la mettiamo a croce sopra, ok, così, capito? Ok. Si capisce? Ora prendiamo una bella cucchiaiata di ripieno, bella abbondante, e la mettiamo al centro. Poi pieghiamo un lembo, così, ancora un pochettino di sugo, chiudiamo con la sfoglia successiva, ancora un po' di sugo, sfoglia successiva, sugo, e chiudiamo con l'ultima, come la chiamiamo questa striscia? L'ultimo lembo. L'ultimo lembo, bravo. E ecco il saccottino. E ecco il saccottino. Perfetto. Non so se si riesce a vedere. Mettiamolo giù. Guarda, adesso rivediamo tutto il procedimento, adesso proprio e lo sistemiamo in teglia. Fisso sopra come stavi adesso che era perfetto. E così allora, capiamo bene. Prendiamo non è difficile però. Una striscia. Aia, scusa. Questa ne è una e due, questa ne è una e ne due. Questa ne è una. Ok. Prendiamo una striscia. Sugo al centro. Un'altra striscia.
Il ripieno al centro pure, sempre tutto al centro praticamente dobbiamo fare. Ok. Restiamo così si vede bene il procedimento. Poi, primo lembo e chiudiamo. Un pochettino di sugo che appiccica e ammorbidisce la sfoglia. Secondo lembo girando verso in senso antiorario, che vogliamo, quello che vi pare, il senso che vi pare. Mo Benedetto Ok. vuole far vedere che è complicato perché... No, è facile, è veramente una cavolata. Chiudiamo con il terzo lembo. Ancora un po' di sugo e chiudiamo. Eccolo là. Ok? E sistemiamo in teglia. E vai. E andiamo avanti così per fare tutti i saccottini. Mi posso fai far venire tu? da una mano dai ragazzi così facciamo Sì, dai, prima? così facciamo prima. Perché tanto il passaggio ormai l'avete capito. Vieni Michele. Top, viene Lo due. facciamo prima. Allora, perché non usi il tagliere? In realtà questo piano da cucina è fatto proprio per essere utilizzato così, quindi ti risparmi il tagliere, non c'è bisogno, che è un piano fatto apposta. Saluta Manuel che ha 11 anni. Ciao Manuel. Adesso ragazzi finiamo di assemblare tutti. No, perché sta parte insomma è un po' noiosa, quindi... Sì, però vabbè, abbiamo fatto vedere bene, quindi si è capita. Praticamente il sugo funge da collante, sì, vabbè, tiene tutte insieme. Ma ammorbidisce anche la sfoglia? Gli spinaci vanno bene quelli congelati, sì. Certo, io ho utilizzato proprio quelli. Sì, 250 grammi, anche perché quelli congelati sono più facili da trovare e si trovano sempre. Anche lì mi chiedono in tanti una variante degli spinaci, avevamo detto funghi. Funghi, ma anche le bietole se vi piacciono, cioè come verdura. Piselli. I piselli potete mettere. Okay. Michele lava le mani, Michele ce l'aveva pulite le mani, tranquilli ragazzi. Si possono fare anche di gusti diversi, sì, l'avevamo fatti una volta, quest'estate L'avevamo fatti ricotta e spinaci in bianco. Ah, ricotta Allora, e spinaci. questo io l'ho fatto adesso col sugo un po' fumé, no? Però le potete fare col sugo semplice a pomodoro, oppure le potete fare semplicemente con la besciamella. E quindi invece dei 500 ml ne mettete un po' di più. La teglia non è che va imburrata, va spalmata con sugo. il sugo, quindi ci mettete sotto il sugo e poi dopo adesso guarda alla fine quando finiscono di assemblare ce lo mettete sopra anche, giusto? Sì. E Il sughetto serve un po' liquido perché deve cuocere anche la sfoglia. Quindi... Quanto tempo prima si possono preparare? Allora, questi li potete preparare o il giorno prima E li e che li tenete in frigo? frigorifero già col sugo tutto pronto proprio per infornare. Si ammorbidisce anche la sfoglia, forse pure meglio. Oppure li congelate, quindi li potete preparare pure un mese prima. Puoi Cioè, preparare una quando volta ti che pare l'avete- prima, li congeli e poi il giorno che li devi cuocere li metti direttamente in forno. Mozzarella per pizza? Allora, io ho utilizzato la mozzarella normale, Ah ok, ci ha messo la mano. però se volete, Scusate, lo stesso. se volete utilizzarla per pizza va benissimo lo stesso. Scusate. Questo è il menù 2023 perché in questi giorni l'ho visto in TV. Quello che hai visto in TV era dell'anno scorso, era Il menù che abbiamo fatto per Natale l'anno scorso che è andato in diretta sia su YouTube che sulla televisione, poi era andato su Food Network pure in Real Time, era? Ah sì. Mi ricordo. Sì, era Food Network in Real Time e su YouTube. Cioè- Lo trovate ancora anche su YouTube se volete, quindi se cercate menù di Natale Zero Benedetta, sbatti. lo trovate sul nostro Era il menù di canale. Natale zero sbatti. Grazie intanto, grazie a tutti quelli che ci stanno guardando, siamo sempre 7000 e grazie. Beh, in due Salute sempre Marco, prima. lo so, ragazzi, ho sternutito. Sei brava, ok. Si possono preparare anche il giorno prima e si cuoce il giorno Certo, dopo, sì, certo, no? li mettete nella teglia, ci mettete sopra la pellicola, li mettete in frigorifero e mezz'ora prima che arrivano gli ospiti li infornate, che impiegano mezz'ora a cuocere. Ecco, poi se volete Michele ve lo mandiamo che vi aiuta, guardate quanto Michele è bravo. molto, sì, Michele si presta, vero Michele, a cucinare. Vediamo l'ultima. Ce n'è una che si è aperta lì, attenzione, la vedo. Dopo quella quando ci mettiamo il sugo si riabbassa. Ok.
Sai perché? Perché la sfoglia l'avevamo già preparata prima qua e mi sono persa in chiacchiere e sarà un pochettino asciugata. Ciao da Filadelfia, la città dell'amore. Ah, Michele. Beh, congelati ragazzi, non lo so, 3 mesi, vero? Quando è il tempo del congelato? Sì, penso Diciamo che... di solito se li congeli massimo 3 mesi. Ma no, secondo me pure di però più. poi anche di più. Ah. Si può una variante della pasta con la pasta fillo? Non credo in questo caso, viene una cosa diversa. Beh, la pasta fillo c'è una consistenza diversa. Però ecco, le crespelle, come aveva detto la ragazza, invece sono un'ottima soluzione. Quanti ne manca? Uno. Questo qua. Ok. Al posto della besciamella cosa si può usare? Perché a qualcuno non piace. Allora, possono fare semplicemente col pomodoro, possono fare anche un ragù se vogliono, fare una Ok. roba proprio ricca ricca. Che ci si può mettere al posto della besciamella? La panna, se qualcuno preferisce proprio invece una roba più, ancora più saporita. Grazie a tutti per gli auguri, ci stanno facendo gli auguri. Ci siamo, Mettiamo anche l'ultimo. Sto ripieno, mettiamo su una ciotolina che a me piace tanto, mangiamolo proprio così. Vabbè, io ci sono andata un pochettino, avevo paura che non mi bastava, allora dico, pur di non fare figuracce. Ah, comunque ricordiamo che queste dosi che stiamo facendo noi sono per 8 persone. 8 persone, sì. Ok, a questo punto ricopriamo col sugo che avevamo tenuto da parte. Quindi ricopri tutto col sugo. Ricopro tutto col sugo. Allora, si usano le lasagne secche, in pratica vanno cotte prima. Sì, quelle andrebbero cotte prima, Vanno bollentate. scottate praticamente, sì. Bollentate prima. Aspetta che piglio una Quindi aspetta, un noi cucchiaio. abbiamo calcolato due a persona, giusto? Quando ne fai? Allora, sono 12. Ah, ok, Quindi uno e sono mezzo a 2 e qualcosa a persona. Perché ho pensato qualcuno ne piglia 2, qualcuno ne piglia 3. E quindi... persona. No, sono uno e uno e sì, mezzo a persona. uno e mezzo a persona. Che Però sono belli grossi, grossi. scusami Marco, sto... Vabbè, comunque vedete, poi ne potete fare di più. Si può fare anche come una lasagna normale? Si può fare tutta come una lasagna normale, sì. Cioè io perché ho pensato, vabbè, questa è una cosa un pochettino più particolare per il giorno di Certo. Natale, però se volete strato di lasagna, allora sughetto sotto, sì, perché guardo là? Allora sughetto sotto, uno strato di sfoglia, ci mettete il ripieno, un altro po' di sughetto, strato sfoglia e fate la lasagna. Ok, Anna Maria dice per la vigilia, quindi loro lo chiamano il 24 di magro, lo farebbe con ricotta e spinaci. Ricotta e spinaci è perfetto, oppure potete utilizzare anche un ripieno di salmone. Ah, ok, Quindi lei per non fare la carne. che avevate fatto voi spinaci e salmone, spinaci e salmone, piselli e salmone, se volete, se no proprio classico ricotta e spinaci, buonissimo. Sono 12 per 8 persone, 2 e mezzo a te. Sì, ragazzi, Qualcuno ha fateci stigmatizzato la tua matematica. la mia Sì, ragazzi, matematica. mi metta con la Però matematica. dai, quando sono le 9, è un'ora e mezza che sto in diretta, dai, mo, pure un po' di pietà. Marco, dai una mano. Ok. No, va E bene. prima di infornare diamo una bella spolverata con il grana grattugiato, formaggio grattugiato, E si va. e si va. Allora a questo punto, no, una volta che abbiamo fatto questo passaggio qui del formaggio grattugiato, Che succede? se non ci vogliamo pensare, ci Ok, prepariamo a questo in punto anticipo. si possono mettere in frigo A questo, per farli- a questo punto si possono infornare e cuocere a 180 gradi per una mezz'oretta circa, quindi fatti, infornati. Oppure li possiamo preparare in anticipo, quindi che facciamo? Una volta pronti così, tipo il sabato, per il giorno di Natale, il giorno della vigilia, ce li prepariamo, li copriamo con la pellicola e li teniamo in frigorifero. Oppure li vogliamo proprio preparare tanto in anticipo, tipo oggi per la settimana prossima, per il giorno di Natale, li copriamo per bene e li mettiamo in congelatore.
quando li dobbiamo cuocere li mettiamo in forno direttamente da congelati e li facciamo cuocere attorno ai 40-45 minuti a 180 gradi. Ok? Abbiamo il time lapse della cottura? Ok, Quindi mettiamo in forno, va bene? Vado. Quant'è in forno? A 180 gradi per mezz'ora. Ed eccoli. Che abbiamo fatto in tempo. Aspetta. Fa finta che sforni. Eccola, sfornati. Non ho fatto in tempo per il cambio. Ed eccoli qua, appena sfornati, caldi. Mancano 2 ricette. Eccoli qua, questi sono i saccottini di lasagna ripieni di spinaci e carne. Ok, dopo magari alla fine li facciamo anche vedere impiattati. Alla fine ce li mangiamo. Così Perché sono le 9 e mi è arrivata un po' fame, sono sincera. Allora, questi sono pronti, facciamo vederli bene Alessandro, così poi li togliamo. Perfetto. Vi sono piaciuti? Vi piacciono? Ok. Quindi, anche questa è andata. Adesso anche il primo è andato. Facciamo un piccolo recap di questi al volo con gli ingredienti. Adesso Daniele ci mette gli ingredienti, eccoli qua. Allora, per i saccottini di lasagna abbiamo utilizzato sedano, carote e cipolla per il soffritto. Poi abbiamo fatto cuocere 250 g di macinato misto. Una volta cotto ho aggiunto 250 g di spinaci già cotti. Avevo sfumato col vino, sale e pepe. Okay. Poi in un'altra pentola abbiamo cotto il sughetto al pomodoro con 500 g di passata di pomodoro e un pochettino d'olio e sale. Quando sia il pomodoro che la carne e il ripieno erano pronti, insomma ho preso 500 ml di besciamella e l'ho diviso e l'ho messa nelle 2 pentole. Poi dopo ci servono 250 g di sfoglia sottile per lasagne e ho assemblato. Nel ripieno ho aggiunto anche 50 g di grana grattugiato e 200 g di mozzarella a cubetti. Ho fatto un casino? No, bastava che davi gli ingredienti, io non è che volevo che li facevi. Io ho fatto il recap tutto del procedimento. Vabbè, dai. Vai. Ok, vai. Allora, adesso ci prepariamo a fare il vitel tonné furbo. Vi direte perché furbo? Vai di adesso ve lo grafica, spiego. eccolo qua. Attenzione, noi abbiamo proposto il vitel tonné, ma poi si potrà fare in tanti altri modi. Noi abbiamo proposto il vitel tonné, ma in realtà, partendo da questa cottura, da questa preparazione, potete portarlo in tavola in 1000 altri modi. In tanti. 3-4, dai. Mo 1000. Allora, cosa ci serve per fare il vitel tonné furbo? Vai. Mazza, Daniele. Vai, gli ingredienti ci sono. Allora ci serve 1,2 kg di magatello di vitello. Che sarebbe? Il magatello di vitello. Okay. Poi 1 chilogrammo circa di sale grosso, del rosmarino. Poi ci servono per la salsa tonnata 300 g di tonno sott'olio sgocciolato, 30 g di filetti di alici, 20 g di capperi dissalati, 200 g di maionese e un po' di prezzemolo. Come si prepara sto vitel tonné? Facile. Stavolta è facile veramente. Zero sbatti. Allora, quando si cuoce per fare il vitel tonné, uno solitamente lo fa in padella con gli odori e gira e cosa, sarà cotto dentro, non sarà cotto dentro, che faccio, lo taglio, lo lascio, mi si raffredda, che faccio, la salsetta, tutta una serie di problemi. Rilassati, non è che succede tutto questo dramma, però... E invece, come lo facciamo noi sta cottura del vitel tonné, del magatello di vitello? Col sale. La fai la cottura al sale, fai vedere. Facciamo una cottura al sale e mettiamo il magatello di vitello direttamente nello stampo da plum cake. Se è della linea fatta in casapetta meglio, però vabbè, uno stampo da plum cake lungo 30 cm e largo 10 più o meno. Ok, che cosa dobbiamo fare? Mettiamo un po' di sale grosso sul fondo dello stampo, non ne serve tanto,
Quindi fai una cottura al sale. Una cottura al sale. Ho messo un pochettino di sale sul fondo. Non so se Daniele riesce a farlo vedere. Ok. Poco poco ne serve. Ok. E mettiamo sotto 2 rametti di rosmarino. In fila. Così. Non so se riuscite a vedere. Ok. Sì. E senza condirlo, senza fargli niente, prendiamo il magatello di vitello e lo mettiamo all'interno. Tutto a posto? Qua. Partite. Vedete come ci va preciso? Era questo? Aspetta un attimo che c'è il cellulare che mi va in contrasto col mio. Ancora. No, vabbè, è solo adesso. A posto, adesso è tutto. Allora, vedete come il magatello di vitello entra perfettamente nello stampo da plum cake? Adesso che facciamo? Rimettiamo questi altri 2 rametti, mettiamo altri 2 rametti di rosmarino sopra, che danno un po' di profumo, e riempiamo, copriamo tutto completamente col sale grosso. Io vi ho detto 1 chilo di sale grosso, orientativamente. E un po' alla volta lo mettiamo all'interno dello stampo. Allora, questa tecnica che stai usando tu è molto comoda e si può usare sempre praticamente. Allora, si può usare con i tagli di carne così, no? Tipo, che ne so, Sì, con l'arista. esatto. Volete anche, io un po' da tanto tempo fa l'ho fatta anche con l'arista, Esatto. con la cottura al sale. È una cottura che praticamente, come posso dire, non secca la carne, ok? E arriva comunque al cuore della carne, quindi è una conduzione del calore molto equilibrata, come si dice, molto omogenea. Si può utilizzare anche bovino adulto o altro tipo di carne? Certo, sì, sicuramente sì. Si può fare anche, abbiamo provato, ripeto, anche con l'arista di maiale. Con l'arista di maiale, Sì, insomma. Io adesso sto usando lo stampo da plum cake perché questo mi permette di circondare meglio, perché io adesso lo spingo anche intorno un po' il sale, no? Di circondare meglio il magatello col sale, piuttosto che una teglia larga e bassa, che dovrei fare una cupoletta e scendere. Troppo sale. Per una questione proprio di praticità utilizzo lo stampo da plum cake, però per dite volete fare un cosciotto, che ne so, uno stingo di maiale al sale, lo mettete su un vassoio largo, fate tutta una cupola di sale e va benissimo lo stesso. Capito? Ok, quando si cuoce non risulta troppo salata? No, è salata al punto giusto. Ok, perché poi rimane fuori. Sì. Sì, poi naturalmente è una cottura che si usa anche molto per il pesce questa. Sì, anzi, per la sera della vigilia, Ok. i gamberoni al sale. Esatto. Prendete una teglia, uno strato di sale, i gamberoni, li ricoprite sopra in 15 minuti, mi pare, in forno. Ok, Facile. adesso che facciamo dopo aver fatto questo? Dopo aver fatto questa cosa qui, inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per un'ora. Un'ora esatta. Quindi se le dimensioni 180 del magatello sono di 1,5 kg. 180 gradi per un'ora in forno? Ok. 180 gradi per un'ora in forno, quindi inforniamo. Ci abbiamo la cottura pure questa? Sì. Mazza voi ragazzi quando... Vai, inforniamo e mandiamo la cottura. Eccolo qua. Ah, si gonfia anche un po', vedi? Sì, si spacca un pochettino, si dora spacca. un pochettino e i succhi della carne escono un pochettino fuori. Ho visto il cambio comunque. Vabbè, ci dobbiamo un pochettino sincronizzare con i cambi. Ok. Io adesso farei una cosa. No, farei una cosa, ci metto sotto un po' di cartoforno così Allora raccolgo sì, il guarda, sale. la teglia, quella lì, dice, sembra un po' più lunga. In realtà credo che 30 sia 30 centimetri, per 10. 30. La teglia, guarda, è proprio fatta in casa da Benedetta. È la teglia che c'è scritto fatta in casa da Là, Benedetta, là, quindi non striscia che si è rotta. la trovi. Allora adesso per non sporcare tutto quanto Ok. lo faccio sopra un foglio di cartaforno, così Eccola là. raccolgo il sale che casca. Ok, adesso hai preso la carta forno perché la vai a rompere, no? No, perché adesso casca tutto sale e così raccolgo tutto direttamente con la carta forno. Adesso che facciamo? Rompiamo la crosta di sale. Tranquilli, per chi crede che risulta troppo salata, no, non risulta troppo salata. Questa è una tecnica di cottura che si usa anche per il pesce. Proprio questo però si è raffreddato proprio. Un po' tanto. No, vabbè. Ah, perché l'avevano messo in frigo, vabbè. Che temperatura? Vabbè, questo qua... Quant'era la temperatura del forno? 180 gradi. 180 gradi per un'ora. Col forno, sì, preriscaldato.
Facciamo cadere tutto quanto il sale. Ok. Ah, non ho detto, fatelo raffreddare quando lo tirate fuori. Ah, ok, si va fatto intiepidire, raffreddare. Aspetta che togliamo tutte queste cose qua sopra. Allora, se è un pezzo di carne più piccolo ci vuole meno tempo, tipo la metà tempo? Un pochettino meno. Non metà, ma diciamo un quarto d'ora di meno. Ok. Allora, mentre il vitello teoricamente diciamo raffredda, prepariamo la salsa tonnata. Ok? Così ragazzi mi tolgono un pochettino più di sale che andava veloce. Ok, vediamo qualche domanda. Saluta, non so come si chiama però tua mamma. Va bene. Saluto la mamma, non so come si chiama. Perché no, ha 88 anni. Allora, per la salsa tonnata ci servono, come avevo detto, 300 grammi di tonno sott'olio sgocciolato, 30 grammi di filetti di alici, 20 grammi di capperi, 50 grammi mi sembra di maionese. 200 grammi. Benedetta perde colpi e comincia a essere un po' tanta l'orario. Comunque, allora, 200 grammi di maionese e un po' di un'ora e prezzemolo. mezza abbiamo fatto, anche di più. Sì. Dai. Allora, che facciamo? Mettiamo tutto in un tritatutto e frulliamo, quindi molto molto semplice. Prendo dopo mi riportate un po' di cucchiai, ragazzi, che me li sono finiti. Cucchiai. Ok, quindi facciamo tonno, maionese. Elisa dice, se uno la salsa la compra, fai risparmi tutto questo passaggio. Se uno? La salsa, la certo. compra, sì, certo. Ma la salsa, guarda, la salsa la potete anche non mettere, capito? Cioè l'abbinate, potete anche fare, come si chiama, la salsa verde da mettere sopra la carne, insomma, capito? Diamo una buona mescolata. Stanno qua, guarda, i cucchiai sporchi. Ok. Ah, me li si portate, ok. Sì, allora guarda, qua chiede, posso preparare tutto il giorno prima? Sì, il menù è proprio studiato per Grazie. preparare tutto il giorno prima, anche questo. Sì, sì. Si può fare per esempio la cottura del vitello il giorno prima e poi dopo, il giorno dopo si tanto quello si condisce. serve freddo Esatto. solitamente. Aggiungiamo anche i filetti di alici. Allora, questi sono 30 grammi di filetti di alici. Marco mi dice se sente un po' troppo l'alice. A me mi piace, però se non vi piace tanto il sapore dell'alice abbassate un pochettino le quante. Teoricamente potreste anche non metterli, insomma, dai. Vabbè, quello perché non piace a me, è un gusto mio. E i capperi dissalati. Poi mettiamo all'interno anche un po' di prezzemolo. Marco non ha più le battute. No, Marco si è mortificato. Qualcuno ha detto che sono insopportabile e quindi io non faccio più battute, faccio lo sciopero delle battute, va bene? Vabbè. Allora, per i vegetariani ovviamente questo è un piatto che non va bene, quindi dobbiamo scegliere Allora, qualcos'altro. secondo me per i vegetariani potete fare, quando cuocete gli spinaci per la pasta al forno, quindi fate ricotta e spinaci naturalmente se avete dei vegetariani a tavola, ne cuocete un pochettino di più e magari li mescolate con dei funghi, che ne so, fate delle carote bollite, le mettete eccetera, fate un polpettone, un finto polpettone utilizzando la pasta anche sfoglia. In crosta appunto. E quindi Vabbè, potete oppure fare si una fa le variante classiche così. verdure gratinate per dire che non è male. Sì, sì. E frulliamo.
Intanto ringrazio tutti quelli che ci stanno ancora guardando, siamo più di 6.000 ancora, sono tantissimi. Ce la posso fare? Basta! Ecco, la salsa tornata è pronta. La teniamo da parte, la parte la possiamo lasciare qua. Allora, sai come, questa me la rivendo, sai Sì. come si chiama un vitello che torna a casa dal pascolo? Il vitel torné. Torni. Bellissimo, grazie Giù che mi ha dato la battuta, questo è bello, queste sono le battute più belle quelle che ho io, no? Fanno troppo ridere. Ok, possiamo tagliare a fettine sottili la nostra carne. Ok. Non sto a favore della telecamera, però insomma la carne dentro Ah, è... vabbè, guarda, tranquillo Ale, puoi venire anche di qua se vuoi per far vedere. A parte ci siamo, ce l'abbiamo, eccolo. Allora, dicevamo che questo qua praticamente, noi adesso lo andremo a condire con la salsa tonnata, però è perfetto anche per esempio da mangiare con, tipo come si fa con la bresaola. Tipo Allora potete mettere sopra, la condite con un pochettino d'olio e poi sopra ci aggiungete della rucola tritata, dei pomodorini a fette e delle scagliette di grana. È già buonissimo così, ad esempio, no? Oppure che ne so, ne coggete un po' di più per cambiare, per presentarlo in un altro modo. Poi in realtà mamma che fa? Quando fa questo qua, lo taglia a fette, lo mette sui vassoietti d'alluminio e li congela. Con tanto di sughetto, tira fuori, fa tutte vaschettine per due, perché mo solo loro sono in due, e ogni tanto se ne tira fuori una quando avanzano dei pranzi, delle feste. Leggimi qualcosa che sto tagliando, mi sto annoiando. Ah no, vabbè, stavo leggendo un attimino. Sì, no, l'abbiamo fatta raffreddare la carne. Comunque, Sì, vabbè, sì, la carne è raffreddata, poi se abbiamo avete fatto oggi pomeriggio. l'affettatrice o comunque se... L'affettatrice sarebbe il massimo, se è perché l'affettatrice. questo dovrebbe essere tagliato sottile sottile. Beh, no, è meglio comunque che freddo per tagliarlo, no? Sì, sì. Vabbè, ma non lo taglio tutto. Facciamo giusto un piatto. Questo dopo naturalmente io vi faccio un vassoio, voi magari ne fate due. Però ecco, per detto tanti dicono che adesso ti sei stancata, però effettivamente stai facendo vedere come si prepara un vero e proprio menù in 2 ore alla fine, tutto quanto. Beh, dai, Ti stai sacrificando per loro, ma gli non fai mi vedere. sto sacrificando, Lo sai lo sto perché facendo perché c'hai il volentieri. ciuffo così? No, perché quindi questo Sembra mi- che sei stanca. Ecco, guarda come meno stanca adesso. No, sono Ok. stato io che gli ho messo. mi ha messo il cappello e mi ha scapigliato tutta. Ci posso fare il panino per la scampagnata Sì. del 26? Assolutamente Con sì. un po' di cicorietta. Allora, Sì. ce l'estate, un po' di cicorietta. La L'ho fatto lasciate io da bella. Daniele per tagliare, da Michele per tagliare. No, si è fatto, Ah, tanto fatto. mo che fa un piatto, è pronto. Ok. Prendete la cicorietta, la lessate, poi la ripassate in bella con un bel po' d'olio. Poi dopiate due fette di pa. Qualcuno Sì. chiede una diretta con mamma e zie. Se glielo dico, Subito. le zie se lanciano. Proprio subitissimo. Ok. Mamma è più timida, mamma un po' si vergogna. Stavano dicendo, secondo te il magatello si può cuocere in friggitrice ad aria? Allora, secondo me sì. Forse Sì. un pezzo leggermente più piccolo? Ma secondo me anche quello, sì, beh, era un po' lunghetto, un po' lunghetto. Sì, secondo me... Comunque sì, se c'entra sì, nel senso anche lì certo. penso che un'oretta è più che sufficiente. Ma anche meno ci vuole. Anche 40 minuti forse. Quindi sistemiamo tutte le fettine di carne su un bel Sì, vassoio. ragazzi, tutti pensano che sia stanco, non ho capito perché, e poi se la prendono con me. No, allora, sono stanca, sapete perché, perché oggi ho avuto un mal di testa terribile. E quindi un po' Ovviamente c'ho sempre il mal di testa, ragazzi, sempre. Sei tu che me lo fai venire. E allora probabilmente ho la faccia stanca soprattutto per quello. C'è qualcuno che è la prima volta che guarda la diretta. Sì, questo è un piatto freddo, si mangia freddo questo qua, ragazzi. Sì, il vitel toné sì. Ecco. Però ecco, adesso noi, ripeto, lo andiamo a condire con la salsa donata, ma si potrebbe condire in tanti altri modi. Accompagnare con tanti altri Con tipi tante di salsa. una salsa verde, no? Ma anche del sughetto di pomodoro, eh? Del sughetto di Semplice, pomodoro. semplice. Magari con un bel po' di parmigiano,
capito? Oppure fate proprio una salsa di verdure, quindi lessate un po' una costa di sedano, una zucchina, una carota, una cipolla, magari ci mettete un po' di chiodi di garofano dentro e poi una volta scolate e frullate tutto e ci mettete un po' d'acqua di cottura del brodo, insomma. Saluta Mirella, va, così Ciao almeno ne Mirella. possiamo contenti. Ciao Mirella, la mamma di Emanuela. Se il pezzo di carne è 600 grammi, quanto deve cuocere? Ma saranno 40 minuti, credo. Sì, penso 35-40 minuti. Sì, i tempi della friggitrice solitamente sono un po' Inferiori, più corti dovete un po' abbassare del la forno. temperatura e anche il tempo di cottura. Un'altra fettina. Non vedo l'ora di mangiare. Mi piace tanto il vitello tonné. Allora, vai. L'abbiamo impiattato. Certo, con questo sistema iniziale posso fare anche il roast beef? Sì. Certo. Sì, sì. E mettiamo sopra un pochettino di salsa tonnata. Che dici? Ragazzi, vi chiediamo scusa se andrà un po' lunga la diretta, probabilmente arriveremo verso le 2 ore, anche di più, però... Vabbè, sono 5 ricette. So 5 ricette, poi vi daremo anche il modo di saltare i passaggi se volete, però ragazzi preferiamo farvi vedere bene tutto. Vedi, dopo se mi faccio le cose di fretta faccio i pasticci. Ok, no, tranquilla, tranquilla, non ti preoccupare, tanto ormai è andata così, se servono 2 ore guardano 2 ore. Comunque la lasciamo dopo quando avete tutto il recap del Sì, tempo con tutte potete le saltare- varie ricette, quindi potete cliccare sulla ricetta che vi Praticamente interessa. YouTube dà la possibilità di mettere i tempi in modo tale che potete saltare da una ricetta a un'altra senza guardare tutto, insomma, poi sapete come funziona. Allora, io ho voluto farvi vedere tutto perché vi rendete anche ho voluto farvi vedere tutto perché vi rendete anche conto del tempo effettivo, Effettivo, nonostante me che rompo le scatole. che impiegate a preparare queste cose. Quindi, insomma, se vi organizzate, un giorno mezz'ora fate una roba, il giorno dopo ne fate un'altra, quella la congelate, insomma, non impazzite. Che facciamo adesso? Decoriamo con ancora qualche cappero, appoggiato qui e là. E qualche foglietta di prezzemolo, anche questa messa un po' così, dove capita. Siamo quasi al dolce però, Siamo arrivati quasi al dolce. Siamo arrivati al dolce. Questo è prezzemolo? Queste sono fogliette di prezzemolo. Non stavi attento, Scusa, no? Ok. E voilà! Il nostro vitel tourné furbo è pronto. Ci mettiamo anche le carote per decorazione, qualcuno? Sì. Belle. Anche Perché non ci sotto abbiamo cedi, pensato cioè si noi? mettono- Perché noi non ci abbiamo pensato? Perché non ci hai pensato tu? Vabbè. Comunque, appunto, vogliamo ribadire quella cosa lì che praticamente quel tipo di carne poi si potrebbe condire in molti altri modi diversi, quindi Accompagnare anche con delle verdure cotte. anche con verdure cotte o con una salsa. Una di salsa qualsiasi verde, del sughetto al pomodoro, una salsa fatta con le verdure, quindi sedano, carote e cipolla, bollite con un po' di brodo vegetale, le tritate, le frullate e fate una cremina, insomma, come si fa con roast beef, insomma, Esatto, un po', no? oppure a freddo, tipo grana. Oppure a freddo con scaglie della di grana. rucola, pomodorini e scaglie di grana. Esatto. Quindi praticamente sarebbe una volta fatto il vitello diventa un passepartout Un e passepartout. ci puoi fare tante altre cose. Sì. E va bene la carne di vitello, ma potete utilizzare anche il manzo Anche qui si poteva o mettere la rissa di maiale. o la rissa di maiale. Anche qui si poteva mettere le fettine di limone, qualcuno dice. Sì, ci si mette anche messe un po' a fettine di decorazione sopra. Ci abbiamo pensato. Abbiamo fatto allora facciamo una cosa, anche qui il recap degli ingredienti, facciamo un attimino, aspetta, facciamo il recap degli ingredienti Mi fai un e attimo poi di andiamo al dolce, ragazzi, al dolce, al Il dolce lo fai tu. dolce. Scusate. Soffiati il naso. Anche il pepe rosa si potrebbe mettere, il melograno. Si può fare col tacchino, qualcuno dice sì, assolutamente.
Tacchino, potresti fare un rolle di tacchino e si potrebbe secondo me pure quello cuocere. Attenzione, c'è un commento a me sfavorevole. Quell'uomo parla troppo, non ci fa risparmiare tempo, sarebbe meglio che stesse zitto. Inoltre registra male i video, tiene la camera troppo lontana. Capito? Se la sorpresa con me, cazzo e cazziatore. No? Vabbè, stanotte puoi dormire tranquillo. Te l'hanno detto giusto Grazie, tu. grazie, ringrazio molto i miei hater. Gli ingredienti li hai rimandati? Allora, rimanda gli ingredienti, eccoli qua. Sono arrivati. Boom. Allora, quindi per il vitello tonne furbo servono 1,2 kg di magatello di vitello, perlomeno il pezzo che ho trovato io era questo qui, circa 1 kg di sale grosso, del rosmarino. Per la salsa tonnata 300 g di tonno sgocciolato, 30 g di filetti di alici, 20 g di capperi dissalati, 200 g di maionese e del prezzemolo. Ok? Poi per decorare ancora capperi e fogliette di prezzemolo. Beh, dai, per il momento non ho fatto grossi pasticci. Ok, vai. Sì, allora anche il vitello. Ok, adesso siamo al dolce. Siamo al dolce. E facciamo lo zucchotto siamo al dolce. Aspetta un attimo, adesso andiamo alla grafica. Un secondo che abbiamo Daniele in difficoltà. Allora, cosa faremo? Facciamo uno zucchotto di pandoro ripieno di gelato. Oh, questo ragazzi questo qui. È la mia portata preferita, anche se non dovrebbe esserlo. Però Questa è la tua portata preferita. Ok. E cosa ci servono cosa ci serve per preparare questo zucchotto di pandoro? Naturalmente ci serve un pandoro. Aspetta, il pandoro. Pandoro? Vai, Ingredienti? manda gli ingredienti. Ingredienti? Ingredienti. Daniele, sono tante ricette, però questo è Eccolo, l'ultimo. vai. Allora, serve un pandoro, questo pesa 750 grammi, se lo trovate più grande aumentate un po' la ciotola e la quantità di tutti gli altri del gelato. Poi 600 grammi di gelato, io ho utilizzato fior di latte e cioccolato, 100 grammi di torrone tritato, perché ho pensato che potesse essere anche un ottimo modo per riciclare il torrone, no? Quando va avanza il pezzettino di torrone. E del latte per la bagna. Poi per decorare una spolverata di zucchero a velo, dei ribes e delle foglioline d'agrifoglio facoltative, quelle non si mangiano, servono semplicemente per bellezza. Ok. Allora, che cosa dobbiamo fare per fare questo zucchotto di pandoro? Allora, dobbiamo innanzitutto partire dal pandoro. Il pandoro 750 grammi. Questo è 750 grammi, però ecco, se lo trovate da 1 chilo lo volete fare più grosso, certo. Prendete una ciotola un po' più grande e aumentate la quantità di gelato. Dobbiamo tagliarlo a fette dello spessore di un paio di centimetri. Quindi vi regolate, mettete 2 dita così, tagliate. Oddio. Non mi taglio, Marco? No. No. Prossimo anno menù in friggitrice ad aria. Ha ragione, sarebbe stata una bella idea. Il prossimo anno facciamo menù di Natale in friggitrice ad aria. Bella idea. Saluta mamma Donatella che me lo sta chiedendo. Ciao mamma Donatella. Ok. Quante fette avevamo fatto per farlo Stasera abbiamo Super Ben in diretta, che coraggio. 2, 4, 5. Ok ragazzi. Forse sta fettina questa fettina qua mi sa che mi avanza. Ci avanza un pezzettino? Per me. No, nel senso un pezzo lo vorrei. Non lo so se avanza, dobbiamo vedere. Non mi ricordo quante fette avevamo fatto. No, diciamo la base, quella lì avanza. No, la base questa qua serve per chiudere, che avanza. Lo so che lui già si era fatto avanti. No, allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, aspettate che sennò mi imbroglio. Pandoro l'hai fatto tu? No. No. Scusate, no, ragazzi, proprio... lo abbiamo acquistato alla modica cifra in supermercato. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenerci la base, la testa, la capa, come si dice? La cupola, la parte sopra. La parte sopra okay. E la parte sotto integri. Ok. C'è un motivo. C'è un motivo, adesso voi non sapete perché, ma noi sì. Okay. Dopodiché le altre fette le tagliamo
seguendo gli spicchi, quindi. Aspettate, Spiega un bene. attimo, perché un attimo mi fumo il cervello, un secondo. Quindi, Ok. più o meno mi sono perso i pezzi. Aspettate ragazzi, interrompiamo la diretta per un breve stacco pubblicitario. Ok, no, non ci sono. Mandiamo lo spot del libro un attimo. Allora, che dobbiamo fare? Anche perché mi sta posso dire, Ma pure? una Ma no, ma non lo dire, non lo dire in diretta. Tutte le signore che Madonna. stanno passando quello che sta passando, Dai, sanno che in no. questo momento bruttissimo. Aspetta un attimo, che intrattengo io il pubblico un attimo. Allora, ragazzi, fai i conti tu intanto. No, non devo fare i conti, ci sto. Dai, tu intanto prepara. Sì, devo spiegare, ci sto, dai. Vai, ritorna al tuo posto, vai, ti prego. È passata la vampata? Sì. Ok. Vai! Deve finire il Che pezzo? già è tardi! Dai! Oh. Vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente tagliare e creare tutti i rombi. Quindi, seguendo un pochettino le punte del nostro pandoro, tagliamo prima a metà, poi giriamo e tagliamo a metà. Stai guardando, Michele? Poi tagliamo ancora a metà. Sì, vedi, mi sto perdendo. Un attimo, mi ha fatto disconcentrare Marco. Dove sta Marco? Ah, sei tornato. Insomma, dobbiamo fare tutti i rombetti. Ok, così. Hai spiegato come... Ah, tutti piccoli rombi. Ma Tutti non avanza piccoli veramente manco uno? Oh, se avanza dopo lo mangi, ma non mi distrarre. Ok. E facciamo così con tutte le fette di pandoro praticamente. Questo posso mettere questo poi se il porto, non il porto, vabbè. Capito? Con me? Hai capito con me? Fai vedere bene? E si gira e si taglia Ah, sempre per dritto. seguendo le Sempre punte, per dritto. capito? Guardate, vedi? Semplice, cioè se lo è più facile da guardare Che da spiegare. che da spiegare. Aspetta, questo togliamo questo cosetto qua. Comunque tutti hanno apprezzato il mio momento col cappellino e abbiamo anche alzato gli ascolti. C'è stato un picco di ascolti. La prossima volta la diretta la faccio io col cappello e basta. Ti conviene. Ci siamo quasi, eh? Dopo ragazzi vi diamo anche le varianti per il ripieno, che noi l'abbiamo fatto ripieno di gelato, ma si potrebbe fare anche con... Questo togliamolo e vediamo, Mari, ci serve altri modi. per la parte centrale. Ma sei sicuro che quello serve? Lo so che te fa gola, Marco. Non lo so, Io vorrei quest'anno non ho mettercelo. assaggiato il pandoro. Tutto si può fare il giorno prima, ragazzi. Questo qua Questo il lo pandoro va in potete, surgelatore, quindi questo sì. lo potete proprio congelare, quindi ci mettiamo qua. Può Grazie confondere. a chi mi saluta e dice che sono un grande. Vedi? A questo punto che facciamo? Prendiamo una ciotola, questa qua ha il diametro di 23 cm. Quanto? 23. Da 23. E se prendete il pandoro di 1 chilo, prendetela un po' più grande, l'insalatina un pochettino più grande. La rivestite completamente con la pellicola per alimenti e iniziamo a sistemare, ad incastrare dentro il pandoro. Basta sbadigliare, Marco, perché... Dai, un attimo. Ok. Mettiamo sotto la base, no, la superficie che avevamo lasciato senza tagliare, con la parte chiara verso il basso. E via via iniziamo ad inserire tutte le punte, cercando di stringere e spingere bene, capito? Cercando di occupare tutto lo spazio. Fate un primo giro e poi dopo insomma, ficcate altri pezzetti in mezzo. Praticamente diventa un gioco di incastri. È tutto un gioco di incastri che potete fare anche ai bambini se volete. Questa è una cosina Potete carina. divertirvi a farlo fare ai bambini. Esatto. Si può usare anche il panettone volendo?
Allora, il panettone si può usare, però in realtà è carino la decorazione che crea questo pandoro, Dopo perché vi c'ha facciamo queste vedere striature più scure. Questo qua ovviamente tutto si può fare il giorno prima, no? Sì, sì. Allora, a questo punto che facciamo? Non so se riuscite a vedere, non deve essere una cosa particolarmente ordinata, capito? Quindi spingete. L'importante è che mettete la punta con la parte scura incastrata nell'angoletti della base per questo gioco cromatico. E poi se ve ne sbagliate uno non succede niente. Ora, latte? Ah, sì. Devi finire. Devo coprire tutto quanto, sì, scusami, mi chiesto proprio. E mettiamo tutto anche sopra, quindi chiudiamo ok, bene. nella grafica Se non le abbiamo punte... messo il torrone, mi sa, vedi ragazzi? Abbiamo scordato di mettere il torrone, mi ha detto una ragazza negli ingredienti. Mi sa che c'era. Io l'ho Vabbè, letto. non fa niente, poi ce lo rimettiamo. Io l'ho letto. Sì? Secondo me c'era. Ah, ok, allora mi sa che non l'abbiamo messo noi qua. Vabbè, non fa niente. Ok, dopo gli diamo anche tutte le varianti. Quindi sempre, capito, anche il secondo strato con la punta scura rivolta verso, incastrata da sotto, verso il basso. Sempre e solo per questo gioco di colori, Vedi che ci avanza un po'. Ci va uno strato in mezzo pure. Ah, pure, scusa. Quindi non cantare vittoria prima del tempo. Maria, le fettine un pochettino più... Poi va sempre un pochettino pressato, quindi... Ok, adesso che cosa dobbiamo fare? Con un po' di latte bagniamo. Ok, tu bagni con il latte, però Ma in con realtà rum, si può bagnare anche con la roba, con una bagna con alcolica. bagna alcolica, io vi direi subito il rum, che col gelato e col pandoro ci sta bene. Con un po' di... Liquore al caffè. Un po' di liquore al caffè. All'amaretto. Amaretto, sì. Insomma, sì, no, perché la prima cosa che mi hanno chiesto è se si poteva fare con una bagna alcolica. E poi praticamente dicevo, vabbè, il diametro della ciotola, lo ricordo io, è da 23 cm questa, quindi le dimensioni queste vengono. Bagniamo anche la base. Ma a voi non vi è venuta un po' fame? Perché sono le 9:30 e abbiamo tutti un po' fame. E ok, sistemiamo bene. Che facciamo adesso? Il gelato. Mettiamo il gelato. Quindi io ho scelto 2 gusti. Potete mettere tutti i gusti che vi piacciono, potete anche mescolare, tipo fare la base con 2 gusti e poi lo strato in mezzo poi altri 2 gusti. Io ho messo fior di latte, Questo è gelato, no? gelato, sì sì, quindi pressiamo per bene. Si può bagnare anche con il Baileys, la crema di whisky. Certo, Ottima idea, bravi ragazzi. Poi metto un bello strato di torrone tritato, questo è il torrone alle mandorle rivestito di cioccolato, che è il mio preferito, possiamo dire. Quindi torrone ricoperto tritato. Sì, questo dopo lo metto pure sopra. Quindi una metà, 100 grammi, così diamo anche un effetto di croccantezza. Poi mettiamo, quale ci metto? Questo qua, guarda, faccio prima, più grande. Qualche pezzettino forse avanza, Marco. O comunque ragazzi, che pazienza, ci sono ancora quasi 6.000 persone che ci guardano e... Guarda Marco, per la tua gioia, Ci è avanzato un pezzo? ci potrebbe avanzare. A me basta un pezzettino solo, proprio un quadratino lì. Vabbè, teniamolo da parte perché non si sa mai.
Anche al kermes o limoncello? Sì. Dipende dai gusti che vi mette. La kermes l'unica cosa è ve lo colora un po'. Sì, la kermes fa diventare rosso. Quindi, insomma, se siete bravi a colorarlo omogeneamente è carino, se no ve lo macchia un po'. Al posto, ok, adesso tanti chiedono la variante al posto del gelato, quindi non so, crema di mascarpone. Allora potete fare una crema di mascarpone, potete crema fare chantilly. una chantilly, una crema pasticcera, Crema potete pasticcera fare anche con la la versione zuppa inglese, quindi mettete uno strato di crema gialla e uno strato di crema e bagnate il pandoro con l'Arkermes e il caffè. L'Arkermes, io perché faccio la zuppa inglese ci metto pure il caffè. Poi gelato al cioccolato, Poi altri 300 grammi di gelato, questo è il cioccolato. dolce un po' salato. Ma quanto sei simpatico. Che da noi il panettone e il pandoro col gelato il giorno di Natale è un rito, possiamo dire. C'è una gelateria vicino a casa nostra che fa il gelato, è buonissimo. Ah, sì, sì. E che Se si avete deve gelato prenotare per artigianale, fate un tempo capolavoro. perché ne fanno, insomma, è una gelateria artigianale, quindi non ne fa tantissimi e se non lo prenoti non lo trovi. Quindi ricopriamo con ancora del torrone tritato. Quello che sta mettendo adesso Benetta è Torrone tritato, questo qua è mandorle ricoperto al cioccolato. Tanto sto periodo di torroni ci sono in casa. Sì, infatti questa è una ricettina anche per riciclare panettone e torrone avanzato. Certo. Quindi lo preparate e così, vero questo? Ok, e copriamo con la base, questa è la base, effettivamente la base che avevamo tenuto da parte. Quindi pressiamo per bene. Ah, l'hai messa al contrario? Sì, deve essere tutta la parte chiara, tutta verso l'esterno. Ok, bagna al Bagniamo. latte. Allora, questa l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatta bagnata al latte, così almeno anche i bambini, insomma, chi non beve alcolici, va bene per tutti, però poi vedete voi, la bagna abbiamo detto no? Si può fare la bagna al caffè, si può fare la bagna al E coniac. abbiamo finito, eh? Si può fare la bagna come preferite. Al Baileys è una bella idea quella, la crema di whisky, eh? Ok. Guarda Marco, per la tua gioia un po' di pezzettini sono. Oh, ragazzi, mi ho fate fatto una fetta in più. Un pezzettino proprio, guarda. Grazie. Ma uno proprio. No, perché mi è venuta voglia di prendere un pezzettino. Il letto vuoi prenderlo? Ci siamo, che dobbiamo fare? Niente, abbiamo finito perché adesso richiudiamo con la pellicola, forse. Allora, richiudiamo bene con la pellicola. Ok. Aspetta, fammi preparare tutto, se no. E questo quanto va in congelatore per Questo va in congelatore perché dentro c'è il gelato E e lo quindi tiri si fuori può. poco prima Lo di tiri servire. una ventina di minuti, un quarto d'ora prima di servire, Ok. in modo che il gelato si scioglie, entra, Adesso si bagna. si intrufola nelle maglie del pandoro e è buonissimo. Beh, se lo farcisci col gelato uno, ragazzi, ho detto se farcisco con gelato al limone, posso mettere limoncello, io ci metterò, no? Certo, Limoncello. certo, limoncello, potete fare fragola al limone. Oppure perché una no? bagna tipo al succo Aspetta d'arancia. che mi lavo le mani che sono tutta sporca di torrone. A Natale saremo tutti da mio fratello e farò una sorpresa a tutti invitati portando la torta angelica. Ah, quella lì è bella e buona. E che facciamo? Niente, questo lo mettiamo in congelatore. Semplice, semplice. Lo mettiamo in congelatore, quindi lo possiamo preparare anche domani per il giorno di Natale, capito? Quindi lo potete preparare quando vi serve, lo tirate fuori e vi faccio vedere come poi dopo io lo decoro leggermente, giusto per dare un tocco natalizio. Facciamo vedere quello che Quindi questo va in congelatore e dopo. questo arriva dal congelatore. Dopo aver riposato e dopo averlo fatto leggermente, diciamo, ambientare. Ok, eccolo qua, piatto. Quindi mettiamo un piatto, rovesciamo. E mo se non esce? Non mi dirà. Che ti avevo detto? Che ti avevo detto? Eccolo là.
Aveva fatto tipo una cosa d'aria. Ecco, aveva fatto un vacuum. Eccolo qui. Ed eccolo qua, il gelato si è già leggermente... Questo ce lo dobbiamo mangiare subito. Subito, sono Perché il d'accordo. gelato se un attimo Sono si sta... d'accordo. sei d'accordo che ce lo dobbiamo mangiare subito? Adesso, qui si va. Adesso, chiusura con una bella spolverata di... Anzi no, prima ci mettiamo un po' di ribes sopra, così facciamo l'effetto neve. Un paio di ribes sopra, ok. Un po' di ribes intorno. Senti Benedetta, non capisco come fai ad avere così tanta energia. Complimenti, alla tua età non è da tutti. Beh, comunque c'è ragione che è ho un 50 anni, complimento, sai. è un complimento. Ok. Ora, aspettate che sistemo bene. Una leggera spolverata di neve, di zucchero a velo. Guarda che bello. Bello. Ma proprio bello. Lo so che stai pensando, ma quando sarà buono? Ma dopo ce lo mangiamo. Vabbè, ragazzi, se non usate il gelato potete anche non metterlo in congelatore, ma semplicemente in frigo. Il frigorifero, sì, vabbè. Il concetto era sempre lo stesso, per prepararvelo in anticipo. Quindi, se volete già farlo domani per la settimana prossima, che andrà a Natale, potete fare così. E diamo un tocco di colore di Natale, diciamo, con delle foglioline di agrifoglio. Pungitopo, agrifoglio, com'è questo qua? Questo che è l'agrifoglio o pungitopo? L'agrifoglio si chiama, no? Ok. Mi pare. Per accompagnarlo cosa consigliate di bere? Vabbè, questo dipende. Spumante, C'è che gli si spumanti dolci, spumante brut, un bel vino rosé. E voilà! Ok, qualcuno dice io ci avrei fatto anche una colata di cioccolato fuso sopra, va bene, ma ti piace vincere facile allora? Qua. Allora, panettone, gelato, torrone, e se ci mettiamo pure il cioccolato. Vabbè. Comunque, vabbè, con questo abbiamo finito il menù Ok. senza pensieri di Natale. Questo qui se lo tagliassimo la fetta diventa bicolore. Sì, vogliamo tagliare visto che volemo? No. Sì. No? Sì, Sì. secondo me si può fare. Facciamolo vedere per Mo l'ultima facciamo volta, un attimo poi lo una tagliamo. cosa. Facciamo vedere una fetta di questo dolce. Così almeno la spostiamo anche. Coltello? Sì, no, prima facciamo vedere tutto il menù insieme. Allora, dopo facciamo vedere tutto il tagliamo, menù. vai, Sì, no. dai ragazzi. Allora, gli antipasti. Entrino gli antipasti. Allora, gli antipasti. Eccoli là. Vai, metti davanti quello, metti dietro e questo qua al centro. Perfetto, ragazzi. Che abbiamo la cena pronta Abbiamo- e siamo molto affamati. Ragazzi, chi apparecchia un attimo che dopo facciamo anche la prova la prova del pranzo di Natale, va, così almeno. Allora, facciamo vedere praticamente. Allora, praticamente abbiamo preparato stella di tramezzini. la stella di tramezzini per antipasto e la ghirlanda di spiedini. Ok? Ok. Poi, come primo piatto, abbiamo preparato questi saccottini di lasagna ripieni di spinaci e carne trita e di macinato. Ok? Poi abbiamo fatto di secondo il vitel tonné furbo. Avete visto come si prepara velocemente e facilmente? Ci abbiamo messo veramente a farlo. E in ultimo un bello e scenografico, posso dire bello scenografico? Sì, E per ultimo, come dolce, uno zucchotto di pandoro ripieno di gelato. molto bello. Tutte cose, come ho detto, che vi potete preparare in anticipo, perché il giorno di Natale, quando arrivano gli ospiti, è giusto che anche chi cucina si goda il pranzo di Natale insieme a tutti quanti, perché spesso noi donne siamo sempre che ci piace, insomma, fare bella figura e quindi corriamo di qua e di là e poi alla fine della giornata siamo stanche, non ci abbiamo voglia nemmeno di mangiare proprio perché siamo concentrate sul far felici e soddisfatti gli altri. Invece pure noi è giusto che ci godiamo gli ospiti, che ci ci godiamo la godiamo giornata. il giorno di Natale. Esatto. Vabbè, niente, guarda, che dobbiamo dire? Ringraziamo tutti quelli che Grazie sono a stati con tutti noi quelli per che ci hanno 2 fatto ore. compagnia, che è stata una diretta molto lunga, però ragazzi abbiamo fatto 5 ricette in diretta
In 2 ore e mezza abbiamo preparato tutte queste cose, quindi a casa se vi organizzate veramente Sì, non vabbè, al impazzite. netto dei tempi di cottura, Sì, però un certo. attimo la preparazione è veramente Sì. questa. Facciamo una bella fetta di quel pandoro, va, che io sono di quello zucchotto che ce lo chiedono in tantissimi. Allora, Quando aspetta, si dice, aspetta. come si dice, no? Ce lo stanno Lo chiedendo chiedete in tantissimi. Siccome me Uno. l'avete Ce lo chiesto stanno chiedendo in tantissimi. tantissimi più uno che so io. Allora, aspetta, il coltello? Ce l'hai il coltello lì? Sì, questo grande. Se no vengo io, eh. Aspetta, questa, vuoi anche una foglietta? No, quella non no, è grazie, di no, zucchero. quella la puoi togliere, la verdura. Ragazzi, speriamo che vi sia piaciuto tutto. Noi ci abbiamo provato a fare a fare qualcosa. Dai, io ringrazio anche i ragazzi che Daniele, adesso Michele e dopo alla Lorenzo fine che si sono facciamo un bel sacrificati. insieme, salutiamo tutti Poi con i ragazzi. Daniele e Alessandro che hanno fatto le riprese, stanno facendo le riprese e tu che stai là. E io che sono qui faccio la regia. Soprattutto grazie Marco. Vediamo se riesco a non romperlo. Vediamo com'è. Guarda. L'ha rotto? Non l'ho rotto, no. Eccolo, guardate che bello. Aspetta, rifacciamoci sto pezzetto che è triste. Vabbè, non fa niente. Aspetta. Rifacciamo. Eccolo là, guardate che bello, doppio colore. Questo è crema e cioccolato. Vaniglia e cioccolato. No, fior di latte e cioccolato. È sceso il silenzio. Bellissimo, bellissimo. Va bene, ragazzi, speriamo che vi sia piaciuto Va bene, tutto. io spero che questo video vi sia piaciuto. Che... Facciamo entrare i ragazzi. Ragazzi, venite. Entrate, ragazzi, entrate. Grazie a Michele, grazie a Lorenzo e grazie a Daniele che sta pure un po' raffreddato, porello. E grazie anche a Daniele e Alessandro. Che ci hanno aiutato nella parte tecnica. I Io ragazzi spero hanno che fatto anche tutte le preparazioni in abbiamo anticipo, fatto, sì, più di una volta per fare abbiamo tutte... provato e riprovato Quando per vedete quei aggiustare time le dose. lapse, quando vedete quei time lapse delle cotture, Mi ragazzi, spiega che si è il fanno time lapse, perché la gente non sa cos'è il quando time vedete lapse. quelle cotture accelerate In forno, quando in vedete quelle forno, cotture ragazzi le fanno tutte prima in per anticipo. farvele vedere. Hanno già scattato tutte le foto, hanno scritto bene Dai, per ci bene tutte le aiutano- ci ricette per aiutano farvele trovare tantissimo. sul sito, quindi insomma è un bel lavoro di squadra. Io sono molto orgogliosa di loro. E speriamo insomma che queste ricette vi siano piaciute, che possano esservi utili, che le rifarete a Natale, anzi fateci sapere se le rifarete. Ok ragazzi, andatevene per favore. No, scherzo, stavo scherzando. Quindi noi... Prendi il cappello, Marco. Ok, adesso vi salutiamo. No, aspetti, io basta farò scemo col cappello, Basta, mo te lo metti basta. tu. Vabbè, senza farlo accendere. Ok. Aspettate un attimo. Oh, Merry Christmas. I wish. Vabbè, dopo dicono che ho bevuto. Aspetta. No. Tieni Spegni. Tieni questo. Ah, è partita la pallina. Tanta l'agitazione del cappello che è partita la pallina. Vabbè. Va bene ragazzi. Non finisce mai questo coso, uccidetelo. Basta, va bene. Spegnilo, si spegne. Non si spegne. Si può spegnere. Eccolo là. Va bene, scusate l'intermezzo. Va bene, dai, noi ci siamo vedete, divertiti. qui ci sono i regali di Natale, se non avete idea. Va bene, no, vi volevamo ringraziare del vostro tempo, insomma, che siete stati qua con noi in questa diretta. Spero che insomma vi sia stata utile per qualsiasi per qualsiasi ricetta. Se avete domande, suggerimenti o variazioni sul tema, scrivete sempre sotto nei commenti e noi vi auguriamo buone feste! Buone feste, grazie ragazzi. Ciao! Grazie per essere stati con Grazie. noi. Ciao, Ciao. buone feste a tutti.